find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Amici appassionati del ciclismo, benvenuti, siamo a Fiorenzuola, quinta giornata di gare, qui all'edizione 27 della 6 giorni delle rose, scusatemi, siamo partiti in una posizione diversa. Ciao Marco. Ciao Danilo, ciao a tutti, ben ritrovati anche questa sera alla quinta serata. Entriamo nella fase finale di questa edizione 2024 della 6 giorni delle rose, qui a Fiorenzuola ci sono i corridori in pista che stanno girando un po' a prepararsi perché alle 20:30 inizieranno le finali, il programma serale di questa quinta giornata. 4 giornate con grande spettacolo, ci hanno anche entusiasmato, abbiamo visto delle cose veramente molto belle, qualcheduno ha preso indicazione anche per Parigi. Com'è Marco? Ma insomma abbiamo visto 4 serate in crescendo, no? Se già la prima ci sembrava una serata importante, ieri sera abbiamo visto qualcosa di esplosivo, qualcosa di dinamico, abbiamo visto davvero una Madison spettacolare, Madison maschile, abbiamo visto dei giri, ho lanciato delle donne in precedenza davvero molto, molto accattivante, stasera lo riproporranno e secondo me, negli uomini intendo dire, e secondo me ieri sera abbiamo detto che per vincere bisogna andare sotto i 21, bisogna fare risalire 20. Chi ha vinto ha fatto 21 e 116, ma stasera la faranno prima della Madison, quindi gas aperto. Ma voi seguiteci perché stasera ci sarà una rivincita nella Madison, perché ieri sera c'è da dire c'è stata la coppia numero 5 che davvero ci ha fatto divertire. Zarakowski e Buganenko hanno preso 2 giri, 40 punti, 48 poi finali perché hanno vinto anche uno sprint, hanno fatto un terzo. Insomma, ci sono delle pillole fantastiche per seguirci e poi stasera, Danilo, c'è già gente sugli spalti. Si sa che quando c'è la Madison è sinonimo di richiamo. E arriva il grande pubblico e non dovete mancare anche domani sera nella serata quella conclusiva dove sicuramente ci sarà ancora grande spettacolo e grande entusiasmo. Noi siamo qui a bordo pista, siamo sulla tribuna, però adesso diciamo con Luigi ci seguite perché andiamo a rompere un po' le scatole dei corridori. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Seguiteci in diretta 20:30 e c'è corridori della nazionale italiana e francese. Adesso facciamo parlare Marco in francese. Marco, seguiamo, andiamo e veniamo. Siamo in diretta ragazzi. Allora dai, facciamo un giro, veniamo a rompervi le scatole noi, veniamo prima di iniziare le gare. Allora, passo il microfono, Marco, ti passo il microfono, dai, così con i ragazzi. Allora, noi ci sediamo qua con i protagonisti di questa serata, di queste serate, anzi uno era un protagonista, poi è stato protagonista, ha fatto il geometra, ha fatto anche l'ingegnere perché qui ha realizzato proprio delle misure. Siamo qui con Boscaro, Pinazzi, Delisi, Monsieur Donovan Grandin, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien et vous? Perfetto. Matteo, tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Nicolò, tu sei già stato nostro ospite, però da un saluto te lo faccio fare. Ciao a tutti. Andiamo da 2 protagonisti del nostro ciclismo italiano. Abbiamo qui Davide Boscaro. Ciao a tutti. E abbiamo qui un certo Mattia Pinazzi che ieri sera è stato quasi protagonista, quasi. Insomma, buonasera a tutti. Ragazzi, questa sera, allora, il programma c'è giro lanciato, un po' una rivincita di ieri sera, no? Giusto? Vediamo, dai.
Ieri era un po' in ballottaggio perché voleva farlo lì e all'ultimo ha voluto cambiare, stasera cambiamo, proviamo con Elia. Stasera invertite le posizioni, mentre voi invece? No, penso che teneremo la posizione di ieri sera e proveremo a far meglio. Proverete a fare meglio o è un problema fare meglio? No, proviamo a far meglio. Ok. La coppia franco-svizzera invece come sarete? Tu davanti, lui dietro, o lui davanti e tu dietro? No, anche noi ci invertiremo i ruoli e abbiamo deciso di provare una volta a testa, vediamo se acceleriamo. Ma siete qui a fare un po' di comunella per battere qualche coppia in particolare? Perché c'è una Madison che ieri sera, ragazzi, ho visto un po' le orecchie piegate, ieri sera è stata dura. Sì, diciamo che tutti pensavano a fare le volate, ma quando poi è stata ora di seguire le due coppie russe siamo diciamo un po' arresi e niente, è andata così. Beh, oggettivamente è stata una bellissima Madison, media altissima, 54-750 di media, non so se avete avuto modo di controllare. Rapporti, ho visto dei rapporti enormi su una pista in cemento all'aperto, insomma è tanta roba. C'è da dire che negli sprint credo che gli italiani in generale, perdonami, però siete imbattibili, perché secondo me negli sprint c'è davvero una componente italiana molto molto forte. Però ieri sera le due coppie russe quando hanno attaccato, soprattutto la coppia 5, Buganenko e Zarakowski, secondo me hanno fatto davvero una grossa differenza. Avete perso l'attimo o loro hanno proprio fatto una differenza in autonomia? No, secondo me ci è mancato proprio quello spunto quando sono partiti e abbiamo fatto fatica a stargli dietro, quindi sono andati forte loro comunque, secondo me. L'altra sera abbiamo sentito Benjamin Thomas che ha detto, io lo conosco da diversi anni, e ha detto: Marco, una volta si faceva la differenza a 60 km orari, adesso per fare la differenza bisogna andare a 67-68. Me ne sono reso conto alla corsa appunti dell'Omnium che senza fare neanche una volata ha avuto velocità massima di 65, quindi ne so qualcosa. Com'è correre con dei grandi campioni? Ammetto che lo siete anche voi, però loro hanno qualche titolo in più di voi. Sicuramente ti danno un po' quella spinta in più a cercare di diventare come loro, no? Cercare di arrivare dove sono arrivati loro con un mondiali o Olimpiadi e niente, cioè. Per te, Davide, invece? Hanno molta più esperienza e molto più occhio rispetto a noi, più giovani, però dai, ci stanno insegnando bene. Bene, questo è importante perché comunque qui abbiamo una schiera di ragazzi che noi conosciamo già da tanti anni perché i loro nomi navigano e navigano dappertutto, però sono molto giovani. Perché tu quanti anni hai, Davide? 24. Te, Mattia? 23. Nicolò? 23. 23. Donovan? 23. Danilo dice 28 per 2 e forse non ci arriviamo neanche. Esatto. No, dicevamo grande esperienza in gara, grande esperienza nel gruppo. Questi ragazzi sono ancora delle spugne, riescono ancora ad assorbire tanto e sono sicuro che nelle prossime, già da stasera avete promesso bagarre, almeno così mi è arrivata all'orecchio, e quindi noi vi aspettiamo, noi saremo in cabina, quindi guarderemo e ci aspettiamo grandi cose. Danilo, passo a te il microfono. Allora riprendo la linea dal mio inviato Marco Cannone, che inviato speciale. Ma avete visto che splendido? Guardate che con Matteo, come si chiama Matteo? Still, bello, guardate. Quindi adesso noi andiamo a prepararci perché tra poco c'è un'intervista speciale, c'è un altro protagonista di questa 6 giorni. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, buone gare, andiamo giù, c'è intervista speciale. Andiamo da Fiorenzo, ragazzi, Fiorenzo, ciao Fiorenzo, vai, batti 5.
Bello? Ha detto di sì. Ciao Fiorenzo. Gemello. Allora, noi ieri l'abbiamo tanto acclamato proprio perché è dalla prima sera che vediamo Fiorenzo e i fiorenzini, ovviamente le mascottine piccoline. Io ho detto che prima della fine chi vince me ne deve regalare uno per forza, perché se no non ha senso. E noi volevamo Fiorenzo proprio in tribuna, perché c'erano tanti bambini ieri sera che proprio a ogni premiazione, quando usciva per andare a premiare i vincitori, lo acclamavano, applaudivano, lo guardavano estasiati. Quindi è stato accolto il nostro richiamo. Vero, io accetto il fiorenzino anche quello non di un vincitore, quindi mi raccomando, dalla regia, dalla produzione, ricordatevi. Però Fiorenzo, sei pronto per questa serata? Prontissimo. Quindi la Miss, c'è anche la Miss. È bella? Ragazzi, è un draghetto lui. Ci vediamo dopo allora. Ciao Fiorenzo, buona serata. Vai, andiamo, torniamo su. Noi adesso lanciamo un piccolo video dalla regia e poi ci rivediamo tra poco. C'è un nuovo attacco del numero 40, Vittorio Guazzini, new attack by the number 40, Vittorio Guazzini. Ora Guazzini al comando, Boswig in seconda posizione, quindi c'è il passaggio per Franziska Brause. Dei giudici stanno preparando perché manca poco programma, vedete, stanno controllando. Intanto gli faccio tutto bene, la preparazione. Tutto ok, grazie. Allora intanto nome, dai, Chiara Compagnin? Elisa da bene. allora qual è il problema più grande durante queste serate? Sicuramente riuscire a rispettare i tempi del programma e essere in tempo e far andare tutto bene sicuramente. E bisogna controllare sempre anche il meteo. Abbiamo dovuto lottare con la pioggia, ma abbiamo vinto al momento. Speriamo di vincere anche oggi e domani. Bene, buon lavoro intanto. Grazie anche a voi. Andiamo avanti adesso. Marco, sto dicendo, Marco dov'è? L'abbiamo perso, invece è là. Adesso ritorniamo, vedete si stanno scaldando, fasi di riscaldamento. Adesso ci sarà la prova importante dell'inseguimento e qui è l'area, vi faccio vedere l'area perché poi dopo andiamo in diretta, si stanno scaldando e c'è tutta l'area dei corridori che sono sui rulli preparativi finali, si mangia, vedete, quindi sta mangiando di più lo staff perché i corridori adesso non hanno lo sforzo da fare e quindi siamo quasi pronti. Adesso torniamo noi in postazione perché tra poco saremo in diretta collegate, quindi seguiteci, partiamo con la storia della 6 giorni di Fiorenzuola, quindi con le immagini storiche. Nella prova della cronometro individuale Vittoria Guazzini che sulla rettilinea opposta, Shari Bosse che in seconda posizione, Franziska Brause resiste, lo scratch riservato alla categoria donne under 23, ecco il passaggio, intanto eccoci alle ultime fasi di gara, gli applausi sono tutti per Vittoria Guazzini. Secondo posto per Shari Bosse Belgio e attendiamo lo sprint per quanto riguarda la terza posizione di Elisa Balsamo per quanto riguarda l'Italia. Prima Guazzini, seconda Bosse, terza Balsamo.
5, the number 55 is the first Caesar. E lanciando lo sprint di questa prova scratch che viene vinta dal dorsale numero 28 Davide Boscalo. E in prima posizione Davide Boscalo, Italia! E gli applausi sono per i protagonisti di questa prova, Davide Boscalo, Giulio Masotto e Filippo Procoscu. Arrivo 5, 3, 2, 1 i punti che saranno assegnati alle prime 4 classificate: Barbieri, Wild, Quignazzini. Attenzione, intanto resiste il comando la Reisner che guadagna 5 punti, Wild e quindi Franco. Intanto, ciao, come stai? Ciao, benissimo, io grande appassionato. Grande appassionato, amante del ciclismo. Molto. Hai avuto anche la squadra? No, ho avuto la squadra a 38 anni e c'è un'altra squadra, giusto? Dove c'era il povero Zorro, io lo chiamavo Zorro, il tuo amico che l'hai appena detto adesso. Piscina? No, nominato adesso. Ai tempi... Al Bari. Aspetta, perché io correvo alla Marche Gloria. Dove correvo fanno la prima gara a gennaio, l'Aigueglia. all'Egueglia con Bruno Zanoni. Con Bruno Zanoni. Sì, intanto, Pensa quanto ha. Tu forse non eri nato. intanto salutiamo nel senso col cuore Bruno Zanoni, Grande amico. sempre nel cuore. Ci siamo ritrovati l'ultima volta proprio a Sanremo. E noi dobbiamo fare la festa adesso a ottobre-novembre con tutti gli ex campioni, calciatori così. Purtroppo è scomparso. Allora, Franco, Dimmi. passione per il ciclismo, poi qua sei nella tua terra. Passione per il ciclismo perché penso che sia uno degli sport più belli. Ho appena visto il Tour adesso, ieri l'altro, ma non c'è uno sport così bello, così duro e poco pagato. È poco pagato per quello che questi ragazzi fanno, poco pagato. Qual è la cosa che ti piace di più del mondo della bici? In che senso quella è la cosa? Il ciclismo su strada, pista? No, la montagna, perché vedere questi come la tappa di ieri del Tour, l'hai vista tu? Sì. Pogacar. Tu vedi una roba del genere, ti stai bene per una vita, Oggi ha vinto Cavendish, che era già un po' che non vinceva, 39 anni, ma molti dovrebbero fare la vita, un mese che fanno i ciclisti, allora capirebbero questo sport com'è. per giudicarlo. Per giudicarlo. È vero. Allora io ho un aneddoto, voglio vedere se si ricorda Franco, perché nel 1991 Madonna, tu cominci ad andare indietro. siamo andati a caccia con il patrono, De Zan. E c'era anche Perini? all'occhio, Bontempi. Che buon tempi, Perini. Sì, perché Schiavi. io in quel periodo ero un piccolo sponsor della Brescia Latte. Hai Ecco, capito? e quando siamo andati a caccia, noi più che a caccia eravamo a mangiare il salame a bere. Noi, almeno da parte mia, io ero a tavola a mangiare che mi faceva piacere. Bene, niente, ti lasciamo allora la serata. Intanto Franco, grazie mille. Grazie a voi, vi saluto e buona 6 giorni. Grazie ancora. Grazie. Ciao a tutti. Bene, un grande ospite qui. Adesso però andiamo anche a intervistare un altro ospite qua in diretta, lo chiamiamo. Facciamo intervistare a Marco, vieni? O li faccio io? Vieni, Stefano Pedrinazzi, ciao Stefano. Presidente Federazione Ciclistica Italiana Regione Lombardia. Allora Stefano, qui intanto in pista, com'è la passione sempre, oltre che il lavoro, diciamo? La passione
è la cosa principale, perché la pista, diciamo che c'ero nato, visto che sono di Crema e anche noi a Crema abbiamo un velodromo, e vengo a trovare un amico. Con Claudio abbiamo la stessa età, abbiamo gareggiato insieme, dico sempre, io gli leggevo il numero, però partivamo dallo stesso punto, diciamo, ed è una nota di merito perché è una 6 giorni che tantissimi anni che si fa, e lui è molto bravo ad organizzarla, a tenere duro, a mandare avanti un'attività come questa, e mi sembra doveroso esserci proprio per dire il grazie per tutto il movimento che fa. Allora, quest'anno è stato inaugurato a Crema il velodromo Pierino Baffi, quindi dopo tanti anni una cosa sicuramente molto bella. Quali sono un po' i programmi? Ci sono delle novità in corso? Sì, dopo l'ultima gara l'avevamo fatta il 30 maggio 2011, quest'anno siamo tornati a riaprirlo, c'è stata una lunga diatriba sulle proprietà e adesso si sta organizzando la 3 serie, partirà martedì, mercoledì e giovedì, categorie giovanili, per cui esordienti e allievi maschi e femmine, e c'è un grande entusiasmo anche nella città, spero che vada tutto per il meglio, ma questo ne sono convinto, c'è un gruppo di persone che mi sembrano valide. Invece, tornando alla Regione Lombardia, alla Federazione Regione Lombardia e Giovani, come sta andando? Ci sono novità, crescono i giovani? Sì, cioè noi siamo la regione più importante d'Italia, facciamo un bel movimento, chiaramente l'impegno è tanto, è alto, adesso andremo via a fare i campionati italiani giovanili, esordienti allievi maschi e femmine, il prossimo fine settimana in Toscana. A Lucca porteremo quasi 90 bambini, ragazzine tra esordiente ed allieve e 58 maschi che gareggeranno Alto Pascio, Marginone. Per cui è un bel impegno, ma grandissima soddisfazione perché vedi l'entusiasmo di questi bimbi e la voglia di correre, partecipare, di indossare la maglietta della Lombardia. Penso che le manifestazioni come i campionati italiani servano proprio per creare entusiasmo in questi bambini, questi ragazzi, perché se dico bambini si arrabbiano, in questi ragazzi che aiutano poi al proseguimento della loro carriera, e chissà mai che un giorno non li vedremo o qui a fare la 6 giorni o al Giro d'Italia o al Tour de France. Bene, io Stefano ti ringrazio, ti lascio alla serata, allo spettacolo, ai nostri telespettatori che ci seguono di seguirci perché tra poco andremo in diretta con le finali di questa serata. Perfetto, no, volevo ringraziare voi, le sere che non ero presente vi ho seguiti con lo streaming, per cui grazie e complimenti perché siete sempre attenti e puntuali. Grazie mille Stefano, grazie ancora. Io e Marco adesso, torniamo in tribuna che tra poco siamo in diretta con le finali. Torniamo in tribuna. Danilo, io non ti ho voluto togliere la scena perché tu sei bravo a fare delle domande, io sono più domande tecniche ai ragazzi, hai visto i corridori, quindi non pensare, cioè, io ti do, tu prima di tutti e io sto a ruota, da velocista sto a ruota e poi magari esco sul finale. Mi è piaciuto il magari, dai, poi ci vediamo dopo, andiamo su, ciao, a dopo. Con Sonny fare appunto in quella prova, ma questi punti vanno a Vittoria Guazzini con il dorsale numero 40. Il passaggio per quanto riguarda questi 5 punti che vanno ad Elisa Balsamo, in seconda posizione Pikulik, Will Alzini. Ed eccoci per questi 5 punti ancora Guazzini su Stock. È uscita dal gruppo intanto la campionessa d'Europa Maria Giulia Confalonieri, è uscita dal gruppo. Questo passaggio 5, 3, 2, 1 i punti ed è Pikulik, Wild, Guazzini e Consonni. Attenzione, l'ultima volata sarà decisiva per quanto riguarda la classifica finale di questa prova. 10, 6, 4 e 2 i punti che saranno assegnati alle prime 4 classificate. Attenzione con Pikulik in prima posizione davanti a Clara Copponi. Potrebbe essere nata un'azione davvero risolutiva di questa gara. Due atleti all'inseguimento, si tratta di Donovan Gronel e Terry Shear. Ma
7 giri alla conclusione, 7 laps to go per Tomà, tutto da solo al comando della corsa, 7 laps to go, il quartetto ora sembra capire che è molto difficile andare a prendere Benjamin Tomà, un'azione davvero campione. Giro guadagnato per Benjamin Tomà, number 1 Tomà gain a lap. L'applauso per Benjamin Tomà ed è Gronden davanti a Moro che va a prendersi ufficiosamente la terza posizione. Gronden, Moro e Shear, poi Babor per la sesta posizione. Terza posizione per Stefano Moro, Italia. Guidato da Cordiano Gagnoni, presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federciclismo. In seconda posizione Donovan Gronden, Francia. Vince lo scratch di classe 1 UCI alla 6 giorni delle Rose di Fiorenzuola, Benjamin Tomà, Francia. Corridore, attenzione, 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. La bolla sul rettilineo. 1:04, 122. Miglior tempo per Francesco Lamon. Terza posizione per un atleta azzurro, si tratta di Matteo Bianchi, Italia. Bene, eccoci in diretta adesso dalla nostra postazione qui in tribuna. È intanto iniziata la prima finale dell'inseguimento maschile. Adesso andremo a vedere anche i numeri dei protagonisti in pista in questo momento. In questo esatto momento c'è in pista Nicolò Galli per la finale terzo e quarto posto, l'italiano che sfida l'atleta dell'Ucraina col dorsale 82, Sherban Yuri. È partito molto forte Nicolò Galli in questo momento, è in vantaggio in modo importante. Vediamo il corridore ucraino che è un po' più regolare in questo momento. Vediamo. Sì, sono 5 i secondi di vantaggio che Nicolò ha nei confronti dell'atleta ucraino. Vediamo a bordo pista Marco Villa con il suo tablet cronometro che comunque dice a Nicolò calma. Sì, perché abbiamo visto anche nelle qualifiche alcuni corridori partire molto forte e poi da metà gara in poi avere un calo enorme. Gli azzurri diciamo che si sono comportati però tutti bene e Marco Villa sta prendendo comunque indicazioni e sta insegnando anche ai corridori come gestirsi, la sua grande esperienza. Marco. Sì, perché comunque sia, sai, è vero che stiamo parlando di atleti tutti esperti. Adesso qui gli ha detto vai,
Danilo, tutto bene? Hai detto vai, a momenti vado, a momenti vado. Stava ruzzolando giù dalla tribuna, andava direttamente in pista. Meno male che non ero inquadrato, sennò avrei fatto un ribaltone in diretta. Tu pensi di non essere stato inquadrato, ma nella realtà Francesco sta inquadrando tutto e poi usciranno gli highlight e soprattutto queste scene. Sì, queste scene sono bellissime. Io anzi proporrei un bel highlight finale. Tanto gara finita, Nicolo Galli è andato a raggiungere Yuri Sherban dopo 2 minuti e mezzo di gara, quindi insomma con molto anticipo. Quindi Sì, terza posizione per Galli, quindi Niccolò Galli per l'Italia, e tra poco si prepareranno in pista i e quindi si prepareranno per questa finale il numero 49 Renato Favero e Etienne Grimaud con il numero 53, finale tutta italiana, e vediamo con queste anche splendide biciclette che hanno a disposizione. Sì, allora, vabbè, queste sono delle biciclette specialissime che Pinarello comunque dà alla nazionale italiana. È stato molto interessante, Danilo, noi siamo arrivati qua infatti te lo volevo chiedere, perché t'ho visto con qualche minuto d'anticipo, abbiamo visto anche le qualificazioni appunto dell'inseguimento e mi sono soffermato una bella mezz'oretta, credo, nella zona di check della bicicletta, quindi della zona di controllo, dove comunque vengono appunto controllate, fatte tutte le misure, le angolazioni, ed è stato molto interessante scoprire il perché. Io avevo già notato su alcune biciclette c'erano dei bollini, no? Il bollino col numero 1, bollino con numero 2, bollino con numero 3. Cosa significa? Questi bollini identificano la misura della bicicletta e associata a questa misura della bicicletta c'è anche l'atleta. L'atleta deve essere iscritto in una lista UCI, e dove comunque attesta le tue caratteristiche, fondamentalmente la tua morfologia, no? La tua altezza, certo. Quindi viene registrata, tu entri in questa lista e puoi comunque gareggiare con queste misure della bicicletta, quindi misure diversificate, no? Più allungata, più con l'altezza del manubrio, piuttosto che l'arretramento, l'avanzamento della sella, sono delle misure ben specifiche. Precise. La mia domanda è stata: ma quindi se uno non si registra in questa speciale lista non può correre? No. Sì, può correre, ma con una bicicletta con misure standard. Quindi interessante, molto interessante questa cosa. Intanto sono partiti i corridori per questa finale, primo e secondo posto della corsa inseguimento individuale. In pista ci sono col numero 53 Etienne Grimaud e col numero 49 Renato Favero. Sì, 2 atleti molto giovani, sono davvero alle primissime armi in questa categoria, anche se a vederli così non sembra, perché sono dotati di un'altezza davvero imponente. Sono 2 ragazzoni, come si suol dire. Hanno dalla loro anche già dei grandi risultati nelle categorie giovanili, e Renato Favero è sicuramente il più accreditato per questa prova ad inseguimento, per questa finalissima. È partito fortissimo Renato, infatti è in vantaggio in questo momento, 1 minuto e 20 di gara, quindi è importante comunque anche sapersi gestire, come abbiamo detto prima, si rischia molte volte con delle partenze troppo veloci di pagare, però in questo momento Favero sta vedendo Grimaud nel rettilineo, quando esce di curva riesce a vederlo, diciamo che può essere un momento anche importante, Marco, perché... Ma sai, alla fine ti dico, prima abbiamo visto le qualifiche, chiaramente si corre contro il tempo, no? Quindi chi vince la sua batteria poi dopo andava nelle finali, però è chiaramente anche in base al tempo fatto registrare. In una finale abbiamo visto per esempio la finale terzo e quarto posto con Niccolò Galli, che è andato a riprendere il suo avversario, quindi
la verità, le finali si corrono sull'uomo fondamentalmente, quindi quando riesco a gestire il mio vantaggio anche a livello visivo è già un grande risultato. E intanto vediamo le indicazioni proprio a bordo pista del CT della Nazionale Marco Villa, che al passaggio di tutti e due i corridori gli dà le indicazioni anche proprio per gestire questa prova nel migliore dei modi e avere anche delle indicazioni comunque importanti. Il lavoro che fa Marco con tutto il suo staff è molto importante. Dall'altra parte della pista vediamo l'altro tecnico dare indicazioni comunque ai corridori. Si sono suddivisi i compiti in questo momento per supportare i due corridori in pista proprio in questa prova. Sì, abbiamo chiaramente Marco Villa che non è in un compito facile, perché ha due suoi atleti in pista e ovviamente come spesso accade, uno vince, l'altro comunque perde facendo secondo, sta dando le indicazioni ad entrambi. E non è che sta dicendo aumenta perché se no ti prende oppure vai a prenderlo perché è lì vicino, assolutamente no, sta dando delle indicazioni numeriche, quindi sta dettando il ritmo che gli atleti stanno tenendo, il giro e su quanto tempo impiegano a fare il giro. Chiaramente sono dei metronomi e oramai sono talmente allenati, sono dei ragazzi che hanno un sincrono pazzesco, quindi stanno girando in 22 e mezzo, 23 1, insomma questo è i tempi che fanno registrare sul giro e sono costantemente così. E stanno entrando adesso proprio nell'ultimo giro Renato Favero, c'è Etienne Grimaud che inizierà l'ultimo giro in questo momento, Renato Favero che si avvicina, chiuderà questa prova, vediamo con che tempo è l'ultima curva per Favero. E sta facendo registrare comunque un buon tempo, insomma sul 4.22. 4.22 927. È un buon tempo, ripeto, ricordiamo il record del mondo di questa disciplina, questa specialità 59 ce l'ha un certo Pippo Ganna con 3,59 spiccioli, quindi insomma se dovessimo vedere in questo modo c'ha un giro di vantaggio Pippo Ganna, però è chiaro, è un'altra pista, è una pista al chiuso, pista in legno, molto più veloce, molto più rapida. Qui ovviamente è una pista in cemento all'aperto con una bella umidità che c'è fuori, anche se stasera comunque si sta bene, a livello meteorologico c'è l'aria freschina, non c'è caldo, quindi la pista è molto reattiva. Diciamo che Marco, tanto per avere un'idea di riferimento, un 4,22 su questa pista, se realizzava questa prova su una pista in legno più corta, ai 250 metri, di quanto poteva essere la differenza secondo te? Non riesce a fare un calcolo, non riesce a fare diciamo che poteva scendere anche 10 secondi, cioè dipende, capito? Tanto per avere un piccolo riferimento. Sì, come 5, non riesce a fare un calcolo, non c'è un calcolo da poter fare. E qui vediamo proprio Marco Villa in questo momento che sta dando le indicazioni, comunque sta parlando, prendendo anche gli spunti anche degli altri protagonisti della prova precedente, qua nel parterre al centro del campo. Qui vediamo proprio Marco che sta parlando con i suoi corridori, quindi è sicuramente molto importante il lavoro che fa il CT comunque nazionale, che fa Marco. Sì, sta controllando quegli scontrini che ha in mano, non sono scontrini della spesa, ma sono gli scontrini dei tempi, quindi ogni mezzo giro viene preso il tempo e poi viene chiaramente registrato dai cronometristi, sono cronometraggi ufficiali e quindi Marco controlla il passaggio a ogni mezzo giro proprio per vedere in primis se combacia con i suoi e proprio per vedere proprio l'andamento dell'atleta, se ha avuto un calo, se è stato in crescita, se ha finito in crescita. Chiaro,
Niccolò Galli ha fatto 2 minuti e mezzo di gara, poi ha raggiunto il suo compagno, non aveva il suo avversario non aveva neanche, ovviamente come abbiamo visto, un grossissimo avversario su cui avere un punto di riferimento, Danilo, quindi diventa anche difficile, perché quando lo ritrovi già davanti, insomma, certo vai a tutta, ma non puoi capire i 4 chilometri come li avresti chiusi. E intanto vediamo proprio le immagini del parterre, abbiamo visto anche il presidente di giuria dell'UCI che arriva dall'Inghilterra, quindi una grande organizzazione proprio in tutti i sensi qui a Fiorenzuola d'Arda per questa 27esima edizione della 6 giorni delle rose, con la grande organizzazione di Claudio Santi, che dobbiamo fare un miracolo riuscire a portare i nostri microfoni, perché Claudio veramente non vuole essere protagonista ai microfoni, ma protagonista in una grande organizzazione. Sta arrivando la gente, il pubblico per questa serata. Fiorenzo che balla in pista, abbiamo visto prima l'intervista con Fiorenzo, di poche parole, Marco? Fiorenzo è una mascotte che fa poche parole ma fa tanti fatti. Io ho paura, sei un draghetto, se parlava e faceva le fiammate? Infatti, però è stato di parola. Ieri sera l'abbiamo acclamato, l'abbiamo detto vogliamo Fiorenzo in tribuna, e Fiorenzo quest'oggi ci ha raggiunto in tribuna, si è fatto anche intervistare, e tra l'altro ti dico è sempre molto accondiscendente, quindi sono anche felice di averlo conosciuto sinceramente. È un draghetto buono che piace ai bambini, e qui ce ne sono tanti di ragazzini in tribuna qua a vedere questi campioni che ci regalano un grande spettacolo. Abbiamo visto anche grandi ospiti come Franco Bagutti, veramente grande passione, grande orchestra, l'orchestra Bagutti, che è una delle più importanti sicuramente insieme a un'altra famosissima della Romagna, e Franco Bagutti che è qui a guardare adesso questa premiazione della prova dell'inseguimento individuale, con terzo gradino del podio Niccolò Galli per l'Italia, un podio tutto azzurro, seconda posizione per Etienne Grimaud, e vediamo Stefano Pedrinazzi a premiare questo podio. Vincitore di questa prova dell'inseguimento individuale Renato Favero. Ricordiamo che sono gran premi internazionali qui a Fiorenzuola. Sì, tra l'altro insomma sono tutti ragazzi che si stanno preparando per i prossimi campionati europei di categoria degli Under 23 che si terranno settimana prossima a Cottbus in Germania. Quindi insomma Marco Villa è qui anche per testarli, per capire il loro livello di preparazione e come poter rifinire nei prossimi giorni. E qui vediamo Favero che indossa la maglia del Gran Premio Aura, sponsor di questa prova. Aura, dicevamo, sponsor di questa prova dell'inseguimento individuale. Podio, foto di rito del podio, è sicuramente importante da ringraziare tutti gli sponsor di questa manifestazione, perché grazie al loro apporto veramente si riesce a organizzare un evento a livello internazionale veramente di primo livello, l'unico in questo genere in Italia, quindi veramente un grande prestigio per Claudio Santi, per Fiorenzuola e per la pista, che ha anche l'occasione anche di rifinire, soprattutto con questo appuntamento, di rifinire gli atleti per anche delle prove importanti, perché ci sono atleti che andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma sì, ci sono atleti che andranno alle Olimpiadi, atleti che andranno ai prossimi europei, come detto, degli Under 23, quindi è un appuntamento decisamente molto importante questo di Fiorenzuola, queste 6 serate. Poi la formula, no, è molto, molto interessante, nel senso che vabbè, al di là
di queste 3 giornate dove c'è la Madison e quindi c'è questa speciale classifica, però diciamo che nelle prime serate un atleta poteva partecipare o non partecipare, quindi questo è il bello. E intanto stanno scendendo in pista per la prova del giro lanciato, le prova femminile, flying lap, partenza con la prima coppia, la numero 4 che è in pista in questo momento, e sono del team GM Termosanitari, sono Soden Nicola e Michael Kell. Danilo, domani sera c'è la certificazione. Pensavo la cena finale. C'è la certificazione delle lingue domani sera, quindi vediamo se sarai promosso. No, abbiamo parlato col commissario di gara dall'Inghilterra, ha detto che domani sera ti farà un esame. Yes, io ho studiato francese. Perché ma loro parlano anche francese, tranquillo. Quindi. Francese. Oggi la lingua ufficiale di ciclismo è doppia, inglese e francese. Ma io ho vissuto 2 fasi, una quando sono passato professionista che nel gruppo si parlava francese ai tempi, e poi quando sono passato alla mountain bike invece la lingua ufficiale era l'inglese. Però vediamo questa prova della coppia numero 4 che partono per l'ultimo giro, viene lanciata dopo il traguardo, Marco. Sì, è un lancio che abbiamo visto nelle serate anche ieri sera con gli uomini. Per fare unplane bisogna lanciarsi proprio sulla riga dell'arrivo, non più avanti e ovviamente non più indietro, proprio per questo motivo. E qui vediamo il tempo della coppia numero 4 con 28 secondi e 536 centesimi, riferimento in questo momento della prima coppia. Intanto si sta preparando la coppia numero 6 del team Arduini. Io sto rischiando questa sera, Marco ride che rido perché sembra una gara di mountain bike. Adesso gli faccio una fotografia, poi la posterò sui social se siete interessati. Seguiteci anche sui social, Marco Cannone, Danilo Gioia, ci trovate su Instagram, su Facebook. Speriamo di non trovarmi con una foto per terra. Adesso gliela faccio, quando meno se l'aspetta gli faccio la foto. Intanto si stanno preparando, sono entrati nel secondo giro di riscaldamento. Potete seguire anche la 6 giorni delle rose sui vari canali social, su Facebook, come abbiamo visto in sovraimpressione in questo momento con la grafica. E intanto sono pronte a lanciarsi la coppia del team Arduini, Cheng, Lui, Tong e Leung Bo Lee. Tutti i nomi, cognomi facilissimi, bellissimi e semplici. Una volta era bello Cannone, Gioia. Facilissimi, vedi. Beh, Cannone è facile, Ora la verità è facile, Cannone, insomma, non è così difficile. Gioia è facile in Italia, in America sai che avevano problemi, perché sai mettere IA è un problema per... E vediamo 26.898, quindi cominciamo a migliorare. Intanto si preparano la coppia Inox 80. Inox 80, Kolizuk e Holod. Attenzione Danilo, perché come puoi vedere sulla lista di partenza, la coppia numero 18 al fianco c'ha una V doppia. Questa V doppia non è un bel segnale, ti dico la verità. Questa V doppia significa warning, quindi
come se fosse un cartellino giallo. Abbiamo sentito parlare nell'ultimo periodo delle nuove regole che l'UCI appronterà a partire dal 2025 e da agosto con in alcune gare con delle prove, delle gare test, dove appunto si parlava di cartellini gialli e adesso c'è da definire, richiami, esatto, giusto? sulle gare su strada c'è da definire quali potranno essere le infrazioni che verranno fatte, perché c'è un papiro delle varie infrazioni. Però sai, prendendo diversi cartellini gialli c'è il rischio anche di prendersi una squalifica, una sospensione dalle gare per diverso tempo, una settimana, un mese, insomma. Quindi un'innovazione importante. Mentre in pista questo cartellino giallo non è nient'altro che questa W che sta a significare warning e al secondo warning sei escluso dalla manifestazione, quindi bisogna fare davvero molta attenzione. E il richiamo è avvenuto nella terza giornata, come da comunicato ufficiale che è uscito ieri, e in questo momento è stata lanciata per il giro sprint. Vediamo in questo momento impegnata nella prova la coppia numero 18, team Inox 80. Come vedi Danilo, ora non voglio prendermi delle così 25, 275 migliora, non mi voglio prendere dei meriti, perché non sia mai che io mi possa prendere dei meriti, però hai visto che hanno messo l'intermedio proprio dove guardavamo noi, sotto la R di Rossetti Market, la linea dei 200 metri. Precisi. Hai fatto caso che lì si fermerà la prima parte di cronometro proprio per dare l'intermedio, quello che noi vedavamo già nelle serate precedenti, associando soprattutto Marco qua è forte Marco, perché io non capivo da dove prendeva l'intertempo, perché avevo il monitor e non la vedevo la riga. Anche ieri sera ho detto un fantomatico intertempo, perché sai, a vista così ovviamente siamo almeno a 100 metri di distanza e a 50 anni la vista non è poi delle migliori ultimamente, di conseguenza insomma, però gli abbiamo dato forse un'indicazione, dai, diciamo la verità, ai nostri amici cronometristi. E intanto sono in pista la coppia numero 3 del team Rosti, una coppia con Lorkovska e Tracka. Beh, questa è una bella coppia, insomma, abbiamo visto vincere la qui si stanno portando un po' a spasso, perché hanno fatto 25 metri tenendosi per mano. E dicevo, una bella coppia dove abbiamo visto nella Madison anche ieri sera andare davvero molto, molto forti. Vediamo l'ultima curva e sta per concludere la sua prova, 25.401. Vedi, molto forti nella Madison. Poi quando devi fare proprio il tempo sulla prestazione, come abbiamo visto questa sera, non ottengono il miglior tempo e ne mancano tante. E intanto stanno girando in questo momento la coppia numero 5 team Ferri, Simanska con Lilik. Stavo guardando la particolarità, veramente parlando dei cognomi, perché veramente alcuni cognomi sono veramente difficili per chi non mastica sempre l'inglese, le lingue straniere. Fossero nomi in inglese, dai Danilo, ancora. Sì, no, ma sono proprio nomi di tutto il mondo. Insomma, ecco. Anche perché veramente un cognome adesso come questo, Lilik, ecco la I di York, la K sono veramente particolari, come diciamo del loro paese, logico, per loro è naturale, come magari è strano il nostro, magari dicono cannone, come sì, però perdonami, ma hai scelto il più facile, Lilik, hai scelto il più facile da pronunciare, scusami. Volevo dire Chiara io. Ce n'è di nomi che sono veramente difficili da pronunciare, ma questo Lilik è facilissimo, sì, Danilo. E qui le vediamo lanciate adesso nel giro veloce. Lancio un po' in ritardo, quasi in curva,
Sì, più che altro sono rimaste molto alte in curva. Non si sono capite, diciamo, nel migliore dei modi. 12.960 intanto il primo intermedio a metà gara fondamentalmente. E qui vediamo l'uscita in curva per la coppia del Team Ferri che chiude in 26.952. E infatti vedi il tempo è decisamente molto alto, Danilo. È il penultimo di queste 5 coppie che sono scese in pista fino a questo momento. Sì, proprio per il motivo che ti ho detto. Qui certo c'è molto divario, però il cambio, abbiamo detto ieri, che è fondamentale. Il cambio ti può far vincere e ti può far perdere, quindi insomma è... In questo momento vediamo, Marco, in pista la coppia numero 7 del team Alu Tecno con Yaroshenko e Bodan. Quindi vediamo se riusciranno a fare il miglior tempo. Si stanno lanciando molto bene fino adesso la coppia numero 7, coppia Alu Tecno. Bodan o Bodan? Bodan. In Veneto diciamo si stanno lanciando all'ultimo. Era Veneto. Veneto. Vediamoli all'ultima curva, noi scherziamo un attimino in attesa che venga lanciato questo giro veloce, cambio sulla linea del traguardo. Un po' di titubanza da parte dell'atleta Bodan Alina, che ha avuto un po' di timore nel prendere la mano di Yaroshenko. Tanto 12.741 il tempo nell'intermedio. Ultima curva nel rettilineo d'arrivo, vediamo il tempo di chiusura alto, 27.147, penultimo tempo. Qui vediamo una bella coppia, Danilo, Karasiewicz Grassi, una coppia che nella nella prima serata che hanno fatto il giro lanciato, quindi la terza serata, e hanno fatto terze, quindi ci sono i presupposti, se non ricordo male era sul 25-1 il loro tempo. Quindi per fare una bella prova? Sicuramente per replicare almeno il risultato che hanno eseguito, e poi anche sicuramente per migliorarlo. Ricordiamo che l'altra sera avevano già fatto una gara, mentre invece stasera è la gara d'apertura, quindi sai, fondamentalmente sei anche abbastanza fresca. Bene, coppia numero 17, team LM, sponsor di questa maglia, di questa coppia. Sponsor storici in questa 6 giorni delle rose. Sono davvero tantissimi anni che io passo a trovare l'amico Claudio Santi. Quest'anno per la prima volta siamo qui in postazione di commento, però gli sponsor davvero immancabili, sempre fedeli a quello che è stato fatto in questi 27 anni. Si lancia la coppia italo-polacca. Lancio sulla linea del traguardo. Vediamo in questo momento lanciata. Karasiewicz comunque è una veterana della pista, buono, l'intermedio 12.097, insomma sono tutti i presupposti per fare una buona prestazione. Vediamo il rettilineo d'arrivo dove si presenta Vittoria Grassi, che va un po' con le spalle, però 25.526 secondo tempo, 526 terzo tempo. È importante, vediamo che sull'intertempo, Marco, parecchie coppie sono abbastanza in linea, però dall'intertempo arrivare al traguardo è lì che si fa la differenza, e non avere un calo, non avere un cedimento è basilare. Sì, non sappiamo. Allora, vediamo questa sera per esempio, vediamo le bandiere che si muovono
non c'è vento, perché il vento è un'altra cosa, le bandiere si muovono, però non sappiamo. Ora, l'intermedio per esempio abbiamo visto 12.097, da lì mancano 200 metri e hanno fatto praticamente 13.5, quindi ricordiamo 12 netto nei 200 metri a 60 km orari, quindi bisogna lanciare un po' di più, bisogna lanciarsi un po' di più, per esempio come vediamo la coppia australiana in questo esatto momento, Sally Carter e Keira Will della Bussandri si stanno lanciando davvero molto molto forte e loro secondo me possono segnare il miglior tempo, ora qui lo dico e non lo nego. E stanno partendo per il loro giro lanciato, cambio sul traguardo. Vediamo la coppia numero 8 impegnata in questa fase, Sally Carter, che abbiamo visto davvero molto bene già nelle primissime serate, infatti 11.952, miglior intermedio fino a qui. Vediamo di cosa potranno essere accreditate, sicuramente sotto i 25 secondi. Attenzione sul traguardo in questo momento, 25.192. Per poco, non sono scese sotto i 25. Miglior tempo. Miglior tempo. E comunque hai visto? Intermedio 11.9, hanno chiuso in 25.1. 13 secondi anche loro, quindi bisogna lanciarsi un po' di più. Danilo, diamo un suggerimento, bisogna uscire dalla curva che immette nel rettilineo d'arrivo. Chi lancia deve davvero essere a tutta, deve fare una volata e lanciare forte la propria compagna. Ed è importantissimo veramente, come hai detto tu Marco, il lancio. Adesso in pista la coppia numero 12, quella del team Il Rintocco, con Amalie Olsen e Selva Francesca. La nostra atleta, l'atleta italiana, atleta veneta di Padova, Selva Francesca. Sarà Francesca a fare il giro. Sì, è lei in seconda posizione, quindi sarà lanciata proprio da Amalie Olsen. Selva, da Amalie Olsen. Coppia numero 12. Rapporto più leggero rispetto alle altre serie dove abbiamo visto c'era sempre un rapporto molto lungo. E in questo momento sta lanciando la propria compagna al lancio qui sul traguardo. Il lancio, la verità, il lancio è stato molto bello, mi è piaciuto il gesto tecnico, vediamo se è efficace. Vediamo subito il primo intermedio, ricordiamo 11.957, 11.863, questo è il miglior intermedio fino a qui. Vediamo se Francesca Selva riuscirà a chiudere fino alla riga d'arrivo. Si è immessa nel rettilineo, 23, 24, 25, 0, 50, miglior tempo. Bellissimo tempo di Francesca Selva e Amalie Olsen, coppia numero 12 che si porta così al comando di questa prova del giro veloce. Bello, guarda che è stato un bel giro, come avevamo visto, insomma il lancio. Allora, hai visto Danilo? Cioè, si vede subito, no? Ti ho detto, lancio molto bello, dovremo vedere se sarà efficace, primo intermedio e non sbagli, perché poi dopo lo vedi. Certo. Lancio fatto bene, con una bella rincorsa, quindi una bella velocità in uscita di curva, un bel lancio all'americana dato proprio sulla riga dell'arrivo, intermedio, miglior tempo. E anche perché il lancio può togliere quel mezzo secondo che è tantissimo in una prova come questa. Guarda, noi abbiamo la fortuna di essere qua su in alto, dove dominiamo tutto il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, dove abbiamo una visuale aperta molto bella e riusciamo a capire chi fa il lancio fatto in un determinato modo. E la coppia numero 12, Il Rintocco, con Amalie Olsen e Selva Francesca, hanno fatto un cambio perfetto. E intanto c'è in pista la coppia numero 2 con Fiorin Sara e Corontieva Arina del team Rossetti Market, che vengono lanciate in questo momento. Anche questo, non c'è niente da dire. Cambio perfetto tra la coppia. Vediamo subito il primo intermedio, 11.809, eccezionale, 11.610,
che tempo che sta facendo registrare qui, se mantiene in uscita di curva Sara Fiorin sul rettilineo, ultimi metri, spettacolo, 24 423, che bomba di tempo ragazzi. Marco ha accelerato addirittura nella seconda parte perché non ha avuto nessun calo e realizzando veramente un grande tempo, perché qua parliamo già di un tempo importante. Questo è un tempo decisamente importante. Mancano 3 coppie, sicuramente 3 coppie di alto livello, però Danilo, io qua devo essere sincero, se avessi una fish qua ce la metto su questo numero, te lo dico. Quante su 24, stelle? No, Quante 3 stelle? Stelle, bravo. 3 stelle, gliele do 3 stelle perché secondo me hanno fatto davvero una prova molto bella. Ripeto, si è visto dal cambio, si è visto dalla velocità di punta, dalla resistenza proprio della seconda atleta. Sara Fiorin è stato perfetto. E adesso attenzione, perché Marco, c'è il team Acev, la coppia numero 1, la Bartova con la Nemkova, quindi una coppia molto forte. Ma Bartova e Nemkova le conosciamo, abbiamo anche avuto modo di conoscerle bene durante queste prime 4 serate, ci hanno sempre strabiliato con molto altalenanti, non sempre continue, però insomma quando facevano vedere le loro azioni erano pazzesche. E qui vediamo si stanno lanciando il intanto sul traguardo per il giro veloce, lancio perfetto, anche questo di Bartova Nemkova. Vediamo la velocità di punta in uscita di curva, mi sembra davvero ancora molto bella, 11.610 in precedenza, 11.783, se la giocano, attenzione perché anche loro potrebbero scendere sotto i 25 secondi, che è un po' un tempo limite per entrare sul podio. Vediamo 24.777, secondo sai che tempo. Questo 24.777, se dovessimo andare a ritroso, è il tempo che aveva fatto registrare proprio Sara Fiorin 2 sere fa insieme alla Korotieva, e vai a rivederlo Danilo e te lo dico io che era questo. E io mi fido di Marco, perché sicuramente sei sempre molto attento, molto preciso. Vediamo la grande soddisfazione comunque in pista della coppia con il miglior tempo, ricordiamolo, 24.423. Sicuramente sono sul podio. Sicuramente sono sul podio, perché adesso mancano 2 coppie. Sta girando in pista in questo momento il team Pavinord con la coppia numero 9 con Li Ze e con Leung Wing. Altre protagoniste in queste prime 4 serate, anche stasera. Ma allora in assoluto la Lazy Wing nelle prime 2 serate è andata non forte, ma è andata fortissimo nelle gare individuali, quindi fondamentalmente dove ha fatto lo scratch, la corsa a punti, anche nell'eliminazione è andata molto forte, eliminazione vinta da Silvia Zanardi se ti ricordi. Poi nelle gare di coppia, quindi nella Madison e anche nel giro lanciato, non l'abbiamo vista brillare. E qui vedremo, in questo momento sono all'ultima curva per lanciarsi per il loro giro lanciato. Eccole nel rettilineo d'arrivo, il momento del lancio. Allora, il lancio bello ma anticipato, la Lazy Wing però ha una grossa velocità di punta, vediamo in uscita di curva ancora molto efficace, 11.610 ricordiamocelo, 11.627 attenzione perché qui gli ultimi metri potranno essere determinanti. Entra nel rettilineo d'arrivo la Lazy Wing, vediamo 50, 40, 30, 20, 24 313, 24 313, miglior tempo 58 330 di media ragazzi, 58 330 di media. Sono medie importanti che stiamo vedendo, prestazione veramente importante quella della coppia numero 9 che si è dimostrata questa sera di avere la gamba, di essere in condizione. Ma te l'ho detto, molto altalenante, però sulla singolarità l'avevamo detto, la Lazy Wing è forte, l'avevamo vista nelle prime sere, primeggiare, andare fortissimo, andare all'attacco, in caccia, vincere le volate, quindi
insomma non è sicuramente una sorpresa, ecco. In questo momento in pista la coppia del team Falco, coppia numero 19 con Elisa Rabazinska e Cesna Martina. Ma loro si sono aggiudicate 2 sere fa proprio questa gara, avevano fatto registrare 24 e 174 se non ricordo il tempo 2 sere fa. Vedremo se anche questa sera sono in grado di replicare quella fantastica prestazione. E vediamo questo secondo giro, quello che servirà per lanciare la coppia numero 19 nel loro giro lanciato, e sono l'ultima curva prima. Sono molto alte, Danilo, molto alte, stanno lanciando molto bene, si vede che sono anche specialiste. E qui vediamo l'accelerazione in questo momento, il lancio appena dopo il traguardo, lanciato un po' più tardi. No, il lancio non mi è piaciuto, poi sicuramente vanno fortissimo, non lo metto in discussione, ma il lancio non mi è piaciuto proprio per niente, infatti sono decisamente non nelle migliori prestazioni. Vediamo però il finale non si sa mai, vediamo 70, 60, 50. Attenzione, 24. Non ce l'hanno fatta, 24 384, e sai dove l'hanno perso? Nel cambio. Secondo tempo, Marco, quindi vittoria per la coppia numero 9 con un grandissimo tempo, e secondo tempo per la coppia numero 19 e podio per la coppia numero 2. Ma io lo dico anche agli amici che ci stanno seguendo da casa, perché con queste immagini davvero si riesce a percepire e a capire il gesto tecnico. Abbiamo visto dei gesti tecnici, quindi il cambio, che è la parte fondamentale di questa gara. Ovvio, devi avere le gambe, devi avere appunto la velocità, devi avere tecnica, ma la parte più importante è proprio il cambio. Mi dispiace, coppia 19 ha totalmente sbagliato il cambio. No, hai visto, si sono prese per mano sulla linea dell'arrivo, hanno dato il cambio dopo 50 metri, quindi era inevitabile l'errore, e infatti erano in ritardo nel primo intermedio. E qui la premiazione del team Pavinord, coppia numero 9 con Lizzie Wing e Leung Wing I. Ti mettono alla prova, Danilo. Pavi Nord, coppia Pavi Nord, è più facile, Danilo? Sicuramente è più facile. Vediamo la premiazione con importante di sponsor, con Fiorenzo, con la nostra madrina della serata, di tutte le serate, quindi Rebecca Colombo. E qui vediamo Fiorenzino e doppio Fiorenzino, gemelli. E adesso, Danilo, allacciamo le cinture, prendetevi da bere dei popcorn, una bella bibita. Siamo arrivati sedetevi. Adesso c'è la Madison maschile, 80 giri, storica americana, 80 giri, 8 volate, ricordiamo punteggio convenzionale per le prime 7 volate, quindi 5, 3, 2, 1 i punti, e poi andiamo al punteggio doppio nell'ultimo sprint con 10, 6, 4 e 2 i punti. In questo caso, se una coppia o più coppie esce in caccia e guadagnano un giro, gli vengono assegnati 20 punti in classifica generale. E intanto si stanno preparando, poi tra poco faremo l'elenco dei corridori che scenderanno in pista per questa Madison. Intanto, Marco, hai l'elenco, vediamo l'elenco dei protagonisti della Madison, così incominciamo anche a individuarli. Vedo con la maglia numero 15 Loginov con Imov del team Inside, maglia verdino chiara, giusto?
così comincio a inquadrare un po' come con i colori. Danilo, tu davvero mi stai mettendo alla prova. Se no diventi troppo serio. Voi dovete vedere, perché Danilo è un personaggio davvero, quindi lui guarda e a fianco, cioè io metto le stelline per quanto riguarda le probabilità di vittoria, analizziamo il gesto tecnico e cerchiamo di capire come potrà essere la gara. Insomma, vediamo qui dorsale 3 nero, Lev Gonov con la maglia bianca che contraddistingue i leader della classifica, così almeno lo sai, Danilo. Certo. E lui a fianco ad ogni coppia mette il colore della maglia. Questo è fantastico. Prossima volta noi, sai cosa diamo? Un suggerimento: nome del dorsale nero, nome del dorsale rosso, il team e il colore della maglia. Perché è una cosa importantissima, attenzione. Tu devi pensare una cosa, Marco, che chi ci segue in diretta, gli appassionati del ciclismo a pista, hanno, diciamo, io mi metto nei loro panni, sono come loro. Allora, siccome tu li conosci, tu sei bravissimo e sai anche tutti i particolari, perché cambiano la maglia ma li riconosci da come pedalano, così. Per chi segue la gara da fuori, come me, esempio, o la devo commentare, sapere che con la maglia colore rosso, verde, il corridore tale, è più facile da individuare, perché è difficile vedere il numero anche per loro da casa. Quindi allora cerco di facilitare la cosa a me e a loro. Danilo, ma infatti non a caso io l'ho detto quello che tu stavi facendo, proprio per dare un suggerimento anche a casa, nel senso, se siete in difficoltà, davvero segnatevi il colore della maglia, perché viene più semplice. Sì, perché io molte volte quando ho seguito le tue bellissime dirette delle gare anche della Champions League, delle gare delle Olimpiadi o mondiali, è bello riuscire a individuare, riuscire a capire. Non è facile già per un ex corridore quindi, perché se non segui sempre tutte le gare, allora poi a casa ci sono persone che sono molto molto più esperte anche di me, perché magari seguono tutte le gare, conoscono tutti i corridori, perché gli appassionati esperti ci sono, come a volte io mi faccio spiegare anche delle cose, novità anche delle biciclette dagli amatori, perché sono meticolosi, vanno a studiare, a vedere. Adesso poi non è più solo il giornale, adesso è internet. No, ma infatti Danilo, adesso si ride, si scherza, però è verissimo, tutto quello che stai dicendo è corretto. Hai visto che anch'io mi ritengo una di quelle persone che piace, sono molto appassionato del ciclismo, e hai visto prima sono stato, come ti dicevo, mezz'ora nell'area di controllo della bicicletta, proprio per capire le operazioni preliminari. Questo è fondamentale, quindi quello che tu stai dicendo io lo ammetto, sposo vivamente quanto tu dici. E intanto stiamo vedendo le coppie in pista, vediamo col numero 8 la coppia Sierra 40, secondo me coppia che cercherà sicuramente di farci divertire, come ci ha già fatto vedere anche ieri sera. Ma allora, sai, stasera comunque 80 giri dopo la Madison di ieri sera, corsa 54,750 di media. Ecco, mi piace sottolineare la prestazione, mi piace sottolineare i numeri, perché davvero, signori, 54,7 di media è tanta roba, significa davvero andare molto 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 forte. 34 minuti di gara sono stati ieri, quindi oggi non sarà da meno. E intanto sono partiti per il primo giro di prova, quello non giro di lancio, giro di assestamento, giro di lancio, chiamalo come preferisci, o addirittura si potrà chiamare anche giro a vuoto. E intanto, Marco, diciamo chi c'è in pista, perché ci sono nomi importanti. Abbiamo il nostro Elia Viviani in coppia con Pinazzi. Ma io andrei, perdonami, andiamo a nominare, come abbiamo fatto ieri, no? Proprio per il team, un team a testa, e diciamo chi sono. Parto io stavolta, dai. Col numero 3 abbiamo Gonov Smirnov, team Rosti. Con la dorsale 2 per il team Rossetti, Frisley e Walsh.
Col numero 1 il team ACEF Viviani Pinazzi. Pavi Nord col dorsale 9 Donovan Gronden e Nicolò De Lisi. Col numero 10 Rojan e Van Aert del team Ramenzoni. Col dorsale 6 Jogev Druver per il team Arduini. Col numero 15 Loginov Imov del team Inside. Inox 80 col dorsale 18 la coppia Ushakov-Yakovlev. Col numero 20 Krenek e Salavi, scusate, qua l'ho cannato proprio in pieno ancora, team Aura. Il dorsale 19 con Salvadeo Poson per il team Falco. Col numero 5 Bugachenko con Zaravoschi del team Ferri. E qui attenzione perché ieri hanno stravinto. Bussandri, schiera la coppia numero 8 40 Sierra. Con il numero 12 Winkler Erzen del team Rintocco. Poi dorsale 4 Boscaro Scartezzini per team GM. Del team Ecoconsul numero 11 Ferrari Danke. Con la coppia dorsale 7 Bersenev Novolodoschi per Alu Tecno. Coppia numero 13 team Asi Prime Sherbesan con Zozulia. Team 16 Koblizek Stek per Padana Impianti. E con il numero 17 del team LM Webster e Peña Salas. E qui mi ha lasciato il team 14, il team più difficile, MOV NG per Arda Natura. Che non l'abbiamo ancora capito, sarà il nostro dilemma se NG è il cognome o se... Certo che se è il cognome ha voluto proprio semplificarlo. Intanto Danilo, dopo 2 minuti e 10 di corsa, vediamo sono partiti davvero molto allegri questa sera. Ritmo altissimo, infatti vediamo già veramente, mamma mia, delle coppie che stanno inseguendo. Allora, noi chiaramente ringraziamo tutta la componente tecnica per le immagini, per l'audio e per tutto quanto, però signori, credetemi, dalle immagini non riuscite a capire la velocità, io vi invito chiaramente, per chi è nelle vicinanze, venite a trovarci anche stasera se siete qua in zona o domani sera per il gran finale. Davvero vi divertirete e se state un attimino anche a bordo pista lungo la rete vedrete proprio la velocità che raggiungono questi atleti. È grande spettacolo in pista e corridori di livello veramente altissimo. Vediamo in questo momento veramente stanno impostando questa gara con un ritmo alto, ricordiamolo, sono 80 giri, 8 giri li hanno già fatti, quindi mancano 72 giri alla conclusione, tra 2 giri ci sarà il primo sprint. Sì, vediamo subito in testa la coppia Gonov-Smirnov col dorsale 3, maglia bianca per Team Rosti, che chiaramente sono in testa alla classifica e vogliono cercare di mantenerla. Vediamo una partenza più rilassata per la coppia Viviani Pinazzi, che sono in fondo al gruppo. Davanti a loro hanno la coppia numero 5 Bugajenko Zarakowski, che ieri hanno fatto da padrona. E suona la campana per il primo giro, il primo sprint, scusate. Andatura veramente alta, ci sono dei cambi proprio in questo momento, attenzione alla coppia numero arriva Winkler all'esterno, 12. La coppia 12 con una bella maglia nera, Winkler, quindi 12, 2, 9 e 3, questo è il passaggio. Primi punti che vengono assegnati in questa Madison, abbiamo visto veramente questo primo sprint, continua il gruppo con un'andatura veramente molto molto alta. In questo momento vediamo a fare l'andatura la coppia numero 1, quella di Viviani e Pinazzi, Team ACEF. Sì, sono nelle retrovie del gruppo, stanno al momento una gara passiva per i due italiani sulle ruote di Bugajenko Zarakowski. Sicuramente i due russi che abbiamo visto ieri volare
stasera vorranno riprovare la stessa tattica, però non sarà facile, perché ovviamente anche gli altri stasera vogliono prendersi un po' di rivincita. E vediamo che ci sono alcune coppie che sono un attimino in difficoltà proprio per questa partenza veramente ad altissima velocità. Sicuramente Marco, con una partenza come questa, per chi non ha subito la gamba pronta, diventa veramente anche difficile entrare in gara. Ma no, sai, il concetto è che davvero è stata fatta una partenza a fiamma, come si suol dire, e ti può anche scombussolare i primi 7-8 minuti di gara. Poi dopo, sai, chiaramente entri nel mood della gara stessa e piano piano ti scaldi, prendi il ritmo, prendi le misure e vai avanti. E qui vediamo altre fasi di cambio in questa fase della gara, 66 giri alla conclusione. Sta cercando di recuperare una coppia che ha avuto un problema un attimino nei primi cambi. Ma io credo che stasera, adesso sto guardando un po' l'impostazione di gara, c'è Elia Viviani in gara in questo momento e un atteggiamento di controllo totale. Fase di controllo, ci si avvicina sempre di più al prossimo sprint, vediamo alcuni corridori che stanno anche accelerando come Gonov e Smirnov, che cercano di tenere un'andatura veramente alta, vogliono la gara dura. Coppia 12 al momento a fare il ritmo Winkler del gruppo, e loro sono una bella coppia, sai, hanno coppia già il rintocco. in questo momento la classifica, vediamo se ci dà la grafica anche. Beh, come la il passaggio di prima, chiaramente E qui coppia vediamo- rintocco 5 punti, Rossetti 3, Pavinord 2 e Rosti 1 punto. Quindi la coppia, vediamo la coppia numero 9 con Grondin e Delisi, terza posizione, coppia anche loro pericolosa. E qui Attenzione perché al passaggio mancheranno 2 giri e poi ci sarà lo sprint. coppia numero 8, quella di 40 Sierra con maglia rosa. Due giri al prossimo sprint. Vediamo se qualcuno anticiperà vediamo sul rettilineo opposto proprio Liam Walsh che si porta al comando con a ruota la coppia col dorsale 8 per Bussandri. Samuel 40 che darà il cambio a David Sierra. Attenzione perché questo sarà un bellissimo sprint, tutto da seguire. E guardate questo. È lanciato lo sprint in questo esatto momento. Frisley e Walsh, la coppia Rossetti che sta anticipando la coppia. E guardate Sierra che affianca la coppia numero 2 d'arrivo e niente da fare. Walsh l'abbiamo visto in queste serate, è davvero un grande acceleratore nelle gambe. L'ha visto. Hanno una grande condizione. No, anche perché Sierra non è l'ultimo arrivato, l'abbiamo visto in queste serate avere una grande condizione e Walsh l'ha lasciato dietro però. Proprio in queste serate abbiamo visto Sierra proprio quando ha attaccato in questo stile, come questa sera, riusciva a saltare via, qui invece ha avuto veramente difficoltà e si è vista la grande gamba della coppia numero 2. Ritmo sempre altissimo, sempre nelle prime posizioni, proprio le coppie che hanno appena realizzato lo sprint. Vediamo che vogliono la gara dura, perché qua il ritmo è alto, quasi 10 minuti di gara, 58 giri a conclusione, classifica col team Rossetti a 8 punti, team Rintocco 7 punti, Pavinor 3 punti, la coppia quella 40 Sierra entra in quarta posizione con 3 punti e poi Gonov e Smirnov con 1 punto, il team Rosti.
sicuramente Marco realizzeranno una media credo altissima in questa Madison, perché stanno viaggiando veramente molto forte. Non ho ancora visto un momento in questi primi 24 giri, non ho visto ancora un momento di controllo, di studio. No, ma sai, ti dico Danilo, stanno viaggiando veramente forte. Come sempre la Madison 80 giri, c'è da fare molta attenzione dopo metà gara, perché la prima metà gara tendenzialmente si va a compiere con gli sprint, no? Una serie di sprint e tutti partecipano poi a questi ritmi, come abbiamo visto ieri sera, oltre 54, anzi quasi 55 di media. È fisiologico avere anche dei cali nella prestazione, e lì chiaramente chi è più in condizione ha la meglio, no? Come abbiamo visto ieri sera per esempio. Marco, se nelle altre serate, dicevo, gli ultimi 15 giri saranno duri, io credo che qua portiamo a 20 giri. No, ma sicuramente, allora ti dico Danilo, la velocità è davvero molto alta. Adesso vedremo allo scoccare del 40esimo giro il tempo dovrebbe essere, se ci attestiamo alla gara di ieri, intorno ai 17 minuti, ok? Quindi abbiamo ancora 5 minuti buoni da aspettare per arrivare a metà gara, e lì riusciremo a decifrare se sarà più o meno veloce di ieri. Non ho ancora visto, Marco, entrare in gara, diciamo, Elia Viviani e Pinazzi. Stanno facendo una gara da tendisti per la seconda parte di gara, quindi secondo il mio punto di vista tra questo sprint magari no. Vediamo adesso, Elia Viviani prende il cambio proprio da Mattia Pinazzi, resta nella posizione in cui si trovava l'atleta Pinazzi, e secondo me dopo la metà gara, Danilo, entreranno in gara in azione, ma prepotentemente proprio. Stavo notando un attimino anche comunque quello che insegna la pista nel gestirsi, nel muoversi anche nelle curve all'interno del gruppo, nel prendere le posizioni di alcuni corridori. Veramente si impara ad andare in bicicletta in pista. Ma sai, io ti ripeto, io la definisco, ma non sono io, cioè, io continuo a definirla l'università del ciclismo, ma sono fermamente convinto. Intanto qui vediamo dei numeri pazzeschi per mantenere la posizione. Qui non riesce a dare il cambio la coppia numero 8 proprio perché durante lo sprint è stata disturbata, e qui ancora Liam Walsh che dà una sgasata letale per tutti. Quindi è il passaggio 12, 3, 8, 9 e 8. È veramente un'altra prestazione, un'altra serata. Attenzione che adesso va in caccia una coppia, proprio la numero 3 e la numero 12, anzi 18, non 9, scusa. Passaggio 12, 3, 18 e 8. Una coppia all'attacco in questo momento, però il gruppo sta reagendo. Io ho visto Nicolò De Lisi dare una passata qui sotto al rettilineo d'arrivo, impressionante. Infatti guarda come sta spingendo. Dietro di lui c'è Lev Gonov col dorsale 3, maglia bianca, maglia rosti. Siamo a 48 giri a conclusione, vediamo degli attacchi importanti, però dal gruppo c'è la reazione anche della coppia, proprio quella di Sierra e 40, che sta cercando di chiudere su un gruppetto di attaccanti. In questo momento viene ricucito l'attacco, quindi fase comunque importante, ci si sta portando verso metà gara. Il primo momento, diciamo, un attimo di controllo, però vediamo che qualche coppia si sta preparando ad attaccare, invece si rialzano, momento di controllo. Tra un po' vedremo anche la classifica aggiornata dopo lo sprint che abbiamo visto pochi giri fa. Vediamo dalla regia se hanno la classifica già aggiornata.
fase di controllo, ma andatura molto alta, infatti vediamo come si stanno allungando in pista. È la coppia numero 12 che sta facendo l'andatura, quella di Erzen e Winkler, team Rintocco. E qua la classifica aggiornata con il team Rossetti in prima posizione, poi abbiamo il team Rintocco con 7 punti, seconda posizione, il team Busandri 4 punti, terza posizione, quarta posizione per il team Rosti, quinta posizione per il team Pavinord e poi sesta posizione Inox 80 con 2 punti. Iniziano a essere abbastanza i punti che hanno accumulato Frizzly e Walsh per il team Rossette, 13 punti dopo 3 sprint, insomma gliene sono mancati soltanto 2 per fare l'unplane. Danilo, io mi sono assentato proprio 37 secondi perché mi sono dovuto mettere un po' di repellente per le zanzare. E credo che ti seguirò a ruota ciclisticamente parlando. Siamo ormai a 3 giri dalla metà gara, quindi dal prossimo sprint. E ci siamo anche con i tempi, insomma siamo quasi a 17 minuti in questo momento, quindi stiamo andando agli stessi ritmi di ieri, dove tendenzialmente poi la seconda parte di gara è sempre più veloce proprio perché è contraddistinta da diversi tentativi di caccia. E attenzione, qui c'è la preparazione dello sprint. Oramai lo sprint si prepara a 2 giri e mezzo dal termine, Danilo. Guarda che bel gruppone compatto dove sono tutti millimetrici, uno di distanza dall'altro. Si lancia la coppia 18 seguita dalla 12. Lanciato lo sprint oramai, intanto Danilo, tanto lui ha freddo, guarda come arriva su come un caccia, Samuel 40 che si pone sul rettilineo d'arrivo e forse col colpo di Reni, forse il passaggio è 8:12, forse il passaggio è 8:12. E potrebbe essere importante perché la coppia 40 Sierra è in terza posizione, quindi è importante la conquista di questo sprint. Vediamo adesso se ci sarà l'aggiornamento e anche la comunicazione. È confermato 8, 2, 9 e 18 il passaggio, quindi sì, Samuel 40 ha fatto un recupero negli ultimi centimetri. Attenzione, gara che è partita, attenzione perché è uscito anche dal gruppo Elia Viviani. Come ti dicevo, gara da attendista, nella seconda parte si sarebbero scatenati ed eccoli qua. Al comando abbiamo un quartetto, quindi 4 coppie al comando. Adesso al passaggio vi diremo da chi sarà formato coppia 2, coppia 1, 3 e 9. Quindi abbiamo al comando abbiamo Frizzly Walsh, abbiamo Gonov Smirnov, Viviani Pinazzi e Gronden Delisi. E vediamo l'attacco proprio in questo momento che sta continuando, tentativo di reazione di Sierra 40 dalla parte del gruppo. Vediamo una reazione, una fase veramente importante, probabilmente l'entrata in gara da parte di Viviani dalla metà gara in poi con il suo compagno di squadra, con Pinazzi. No, è un'azione sicuramente importante iniziata da Gonov e Smirnov. C'è un problema però, il problema è che c'è Frizzly e Walsh. Tanto aggiornamento della classifica.
Vediamo in questo momento se... Al comando la coppia Rossetti Frisley Walsh con 16 punti, in seconda posizione coppia Bussandri 40 Sierra con 9, terza posizione il rintocco con Winkler e Erzen con 7 punti, a seguire Delisi Gronden Pavinord 5, Gonov Smirnov Rosti 4 e Ushakov Yakovlev Inox 80 con 3 punti. E attenzione, altro attacco, Marco. Bugaenko ancora loro, la coppia numero 5. Ragazzi, che gamba che hanno questi atleti del team Ferri, stanno ripetendo quanto hanno fatto vedere ieri. Dopo le prime scaramucce loro attaccano decisi in solitaria, Bugaenko che dà il cambio a Zarakovsky. Ragazzi, che gamba questa coppia, una coppia che sicuramente, Marco, non si risparmia, perché vediamo in questo momento sta aumentando il vantaggio, alle spalle c'è un momento di indecisione, il ritmo che stanno imponendo proprio la coppia numero 5, e guarda qua sul traguardo come passa, Marco. Zarakovsky in questo momento gli hanno dato una sgasata, attenzione che esce dal gruppo Smirnov, seguito da Scartezzini, poi da Walsh, poi da Gronden e da Mattia Pinazzi, che stanno cercando di rintuzzare questo attacco. Suono della campana, meno 31 giri, coppia Bugaenko Zarakovsky che stanno attaccando, Smirnov e Gonov all'inseguimento. Marco, è esploso il gruppo, è un macello, è davvero guarda, questa è la fase... una gara dove bisogna stare molto attenti adesso, non bisogna farsi prendere. E conquistano questo sprint la coppia numero 5, quindi 5 punti importanti, secondo il numero 3, 4 e 2. E le coppie, quelle più pericolose in questo momento, sono attacco. Vediamo la parte nel gruppo che invece è rimasto fuori all'inseguimento, quello della coppia. Niente, è andata perché si sono rialzati dietro. Qui c'è il cambio al comando, prende il cambio Zarakovsky da Bugaenko e qui Scartezzini rilancia con Walsh a ruota, Smirnov, Lev, Gonov, anzi al posto di Lev, Gonov e l'indomito Elia Viviani che richiude nuovamente. E qui stanno veramente, posso dirlo, stanno sgasando veramente, perché è impressionante la velocità. Fanno paura la velocità, ragazzi, sembra davvero di essere sull'ottovolante. Non so se voi ci siete mai stati, ma se venite qui a vederlo è come stare sulle montagne russe. E qui c'è il rischio di perdersi, perché c'è veramente lo sparpaglio. La coppia numero 5 veramente ha fatto esplodere la gara alle loro spalle ci sono altre coppie, veramente si è formato in questo momento un quartetto che può essere veramente importante, che tra poco forse diventa un quintetto. Momento veramente decisivo, e qui la classifica col team Rossetti 17 punti, team Bussandri 9 punti con 40 Sierra, che però è rimasto un attimino fuori da questi giochi in questo momento. Poi abbiamo il team Rintocco in settima con 7 punti, team Rosti con 7 punti, Pavinor 5 punti e Ferri 5 punti. Intanto stiamo vedendo le gesta di Bugaenko che come ieri si mette in posizione e va. È una fase, attenzione, veramente come sta viaggiando la coppia numero 5, Marco, è impressionante anche ormai sono parecchi giri che sono fuori in caccia e alle sue spalle ci sono 5 coppie. La gara è ancora abbastanza aperta. Vediamo la coppia Bugaenko-Zarakovsky che hanno un rettilineo di svantaggio da recuperare nei confronti della parte grossa del gruppo. Stesso distacco per quanto riguarda il quintetto ad inseguire. Quindi andiamo a ricapitolare un po'
quanto sta accadendo dopo la metà gara, dopo il 40° giro. C'è stata un'esplosione all'interno del gruppo e questi sono stati la coppia numero 5 Bugaenko-Zarakowski, che come ieri, stesso coppione, hanno aperto il gas dopo la metà gara, facendo davvero implodere questo gruppo, seguiti dalla coppia 4-2-3-1, dove c'è dentro anche il nostro Elia Viviani, dove abbiamo dentro anche la coppia Scartezzini-Boscaro, ma abbiamo anche Smirnov-Gono e Frizzly e Walsh che sono al comando della classifica virtuale. Momento e fase di questa Madison, mancano 22 giri a conclusione, una coppia al comando, la numero 5, e poi un quintetto, la coppia numero 5 che sta chiudendo in questo momento, si sta avvicinando al gruppo, quello più numeroso, per conquistare il giro. Prende in questo momento il cambio Zarakowski col 5 rosso, attenzione perché c'è stato anche il suono della campana, sono sempre più vicini, gli atleti prenderanno, adesso sicuramente prendono i 5 punti dello sprint chiudere intermedio e poi andranno alla chiusura di questo attacco. E questa può essere la fase decisiva per la coppia numero 5, veramente per la conquista di numerosi punti importanti per la vittoria anche finale di questa Madison. Attenzione perché c'è lo sprint per la seconda posizione, quindi 5, 4, 1 e 2. Quindi la coppia Boscaro-Scartezzini, seconda posizione. Zarakowski dà il cambio a Bugaenko e continua la loro caccia e diventano davvero 35 i metri che dividono la coppia dorsale 5 per il team Ferri, sono 35-40 i metri che dividono la coppia dall'aggiudicazione del giro, diventano 30 in questo esatto momento. C'è un po' di confusione, ci sono un po' di corridori sparsi per la pista. 20 metri, attenzione, 15, 10, sono 5 i metri che dividono la coppia 5 dalla coda del gruppo e in questo momento possiamo definire giro guadagnato per la coppia Bugaenko-Zarakowski. Ragazzi, che classe. Marco, in questo momento hanno conquistato il giro. Ci sono altre 5 coppie in caccia, in questo momento, che hanno circa mezzo giro di vantaggio, sono coppie tra l'altro molto importanti, è una fase decisiva anche per queste 5 coppie cercare di conquistare Danilo, ovviamente adesso la coppia 5 Zarakowski-Bugaenko si metteranno in testa al gruppo a tirare a fondo proprio per cercare di non far rientrare il quintetto. Nel quintetto si vedi come sta sopravanzando. Nel quintetto ovviamente il grosso del lavoro chi lo deve fare? Lo deve fare la coppia numero 2 del team Rossetti, Frizzly e Walsh. Perché? Perché prima che si andassero a giudicare il giro Bugaenko-Zarakowski erano loro i leader della gara. E chiediamo alla regia intanto di pubblicarci la classifica aggiornata. Te la dico io, la classifica aggiornata. No, per il pubblico da casa, anche così possono seguirci e vedere anche loro in diretta. Però vai Marco, dammi le indicazioni della classifica. Vediamo il quintetto che sta inseguendo, anche loro sono proprio abbastanza vicini. Vai Danilo. Quindi la coppia del team Ferri con 30 punti in questo momento al comando, in seconda posizione il team Rossetti 18 punti, il team Busandri con 9 punti, poi il team Rintocco 7 punti, Rosti 7 punti e Pavinor 5 punti. C'è sempre la coppia, quella di 40 Sierra in terza posizione, e vediamo anche Grondin Delisi terza posizione, Gonov, Smirnov, quindi tutte le coppie più forti. Non è ancora entrato in classifica nei primi 6 la coppia, quella Viviani-Pinazzi, che è comunque nel quintetto all'inseguimento in caccia. Quintetto che anche loro sono oramai in zona di aggiudicazione del giro.
Prossimo passaggio, suono della campana per i 5 atleti di testa. Quindi stanno controllando, anche loro chiaramente faranno lo sprint per poi cercare di rientrare e andarsi a giudicare questi 20 punti. E guardiamo in terza posizione Elia Viviani, lanciato lo sprint, oramai ha lanciato lo sprint e questo Elia non lo può sbagliare, c'è un po' di traffico davanti a loro ed ecco lanciato Lev Gonov con a ruota proprio Elia Viviani. Sono all'ultima curva, veniamo però la coppia numero 3. 3, 1, 4 e 2, questo il passaggio e possiamo definire oramai giro guadagnato anche per questo quintetto. E adesso sarà importante avere la classifica aggiornata veramente con tutti i giri conquistati. Intanto la coppia numero 5, quella di Bugachenko e Zarakowski, che sta accelerando, comunque tenendo ritmo alto. Infatti hanno distanziato ancora il quintetto. Attenzione che adesso rientra proprio Smirnov, quindi giro guadagnato per la coppia numero 3. I 4 non sono ancora rientrati, restano loro la testa della corsa, c'è molta confusione, non fatevi confondere dagli atleti che vedete in giro. Infatti il giudice indica la coppia 4, 2, 1, che sono loro la testa della corsa. Si è sganciato un atleta da questi. Giro guadagnato in questo esatto momento proprio per le coppie 1, 2, 3 e 4. E va all'attacco la coppia numero 3. Mamma mia ragazzi, sono appena rientrati Smirnov e Gonov e riattaccano nuovamente. E hanno riacceso il turbo. Questa serata ci sono veramente delle coppie veramente forti. Attenzione, eccolo qua Lev Gonov, dorsale 3 nero, inseguito dal dorsale 6, poi 8. Driver Yogev, coppia numero 6. E quando mancano oramai 6 giri andiamo a vedere la classifica. Vede Frisley e Walsh, team Rossetti con 39 punti, Gonov e Smirnov, team Rosti con 32, Bugaenko Zarakowski, team Ferri con 30, Boscaro Scartezzini, GM 17 punti, Viviani Pinazzi, Acef 25 punti, ma intanto la coppia Marco. numero 3 ragazzi stanno andando come dei razzi. Ragazzi, ha dato un'accelerata che ha scollato di ruota la coppia numero 6. Fase ormai importante, 5 giri a conclusione di questa Madison. Qui se vogliono si devono mettere proprio gli australiani in testa al gruppo e cercare di rintuzzare gli attacchi che ci sono susseguiti alla coppia numero 3 che ha 4 giri al termine sta ancora navigando in testa al gruppo con delle sgasate, con delle accelerate fotoniche, proprio stanno facendo dei numeri, stanno facendo dei solchi. Domani questa pista misurerà diversamente, non sarà più 380 metri, avrà qualche metro in più. È Grondin che sta cercando di rientrare, se non sbaglio, Marco. Sì, Grondin che si sta portando in terza posizione, la coppia con la dorsale 9 Delisi Grondin. 3 giri alla conclusione, sempre la coppia col numero 3 al comando, un terzetto all'inseguimento con un bel vantaggio, no? Un buon vantaggio in questo momento, Marco, anche a parte della coppia numero 3 soprattutto. No, la coppia numero 3 va a vincere, l'ultimo sprint, si aggiudicheranno 10 punti, se resteranno così vinceranno anche la classifica generale. Perché? Perché ci sono 7 punti di divario e suona la campana. Non è detto fino alla fine, dobbiamo controllare bene anche in seconda e in terza posizione. Oramai per il primo posto è andato coppia Gonov e Smirnov, che si vanno ad aggiudicare questo ultimo sprint.
facciamo attenzione perché nel gruppo è partita la volata da lontano, quindi Lev, Gonov e Smirnov vincono questa Madison con davvero questa cavalcata finale in scioltezza. Sì, E guarda la vediamo differenza. Sprint. Sì, in terza posizione la coppia numero 2, in quarta posizione coppia numero 1. Per la coppia Frizzly e Walsh non è sufficiente perché guadagnano 4 punti. Aspetta. Forse ce la fanno, perché Gonov e Smirnov vanno a 42, sì, Frizzly e Walsh vanno a 43, ragazzi, per un punto vincono questa Madison Frizzly e Walsh. Ma Pazzesco. lo spettacolo che hanno regalato Marco è stato impressionante, sono partiti forte e poi comunque soprattutto a metà gara in poi c'è stata un'accelerata pazzesca. Esatto, Confermato. quindi Frizzly, sì, confermato Frizzly e Walsh. Sì, Danilo, c'era stato un attimo perché l'hanno preso proprio sulla linea dell'arrivo, quindi è riuscito a fare terzo Frizzly e Walsh. Comunque, mamma mia ragazzi, guarda, 35 minuti e 27 secondi il tempo. Non ho visto la media. La media 53 e 700. È qua la classifica. Eccola qua. Quindi Frizzly e Walsh, team Rossetti con 41 punti, Gonov, Smirnov, team Rosti 38, Bugaenko, Zarakowski, team Ferri 30, Boscaro, Scartezzini, GM 27, Viviani Pinazzi, Acef 25 punti. Queste le prime 5 coppie. una Madison spettacolare, una classifica veramente di livello alto, Marco. È stata una Madison davvero spettacolare, delle sfiammate pazzesche da parte degli atleti. E hai visto la tattica della coppia australiana di fare i punti nella prima parte di gara, gli ha dato ragione, però loro praticamente hanno fatto 80 giri a blocco perché hanno fatto gli sprint iniziali, e quando c'è stata questa esplosione a 40 giri dal termine, quindi a metà gara, erano ancora lì presenti. Questa dimostrazione che i due australiani hanno sicuramente il fiuto per la situazione, no? Quindi essendo una gara di situazione hanno questo fiuto esatto per questa gara, e sono accompagnati in una grandissima condizione, Danilo, se no, ripeto, hanno fatto 80 giri a blocco loro. E impressionanti sono stati anche la coppia numero 3, quella di Smirnov-Gonov, che hanno veramente impressionato. Ma il tutto è iniziato dalla coppia numero 5, Bugaenko-Zarakowski, che ancora ieri hanno fatto un numero pazzesco e oggi ci hanno riprovato, ma non gli è andata bene come ieri. E qui vediamo proprio la coppia numero 2, quella del team Rossetti, con Frizzly e Walsh, grandi protagonisti qui alla 6 giorni delle rose, in questa quinta serata di gare. Grande spettacolo in questa edizione numero 27 della 6 giorni delle rose, e stanno preparando il podio per la premiazione di questa Madison. Intanto si stanno preparando poi per l'americana, quella femminile, 60 giri, 12 sprint. Grande spettacolo qui a Fiorenzuola d'Arda per questa edizione 2024, veramente livello alto, e mi è sembrato di vedere Giancarlo Perini. Sì, Giancarlo Perini sempre presente almeno una sera qui alla 6 giorni di Fiorenzuola. E che spero poi di vedere Giancarlo, perché è un amico negli anni del professionismo in gruppo, c'è sempre stato un bellissimo rapporto, poi con i miei compagni di squadra che voglio salutare, Daniele Bruschi, Mirko Bruschi, poi che sono qua della zona, tanti professionisti del ciclismo su strada. E intanto ci prepariamo per la premiazione con Franco Baguti insieme a Giancarlo Perini, che stanno andando verso il podio insieme a Fiorenzo, accompagnato dall'organizzazione. E lasciamo e passerei la parola
a Stefano Bertolotti per questa premiazione a centropista. La Madison in programma di questa serata. Possiamo procedere quindi con la vestizione della maglia bianca Sider Pighi, che al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola significa leadership in classifica generale. Prego con la vestizione della maglia. Foto di rito e tra qualche istante, come abbiamo detto, la premiazione che poi ci porterà alla partenza della prova femminile. Maglia bianca, Sider Pighi, guidano la classifica Madison, guidano la classifica per quanto riguarda i Gran Premi internazionali di Fiorenzuola, due corridori che arrivano dall'Australia, Gray Frisley e Liam Walsh, Rossetti Market. Complimenti quindi ai vincitori e ai leader della classifica. E questo quindi per quanto riguarda la prova maschile. Tra poco sarà la volta delle donne che saliranno in pista per anche in questo caso la Madison, che si disputerà per la categoria femminile sulla distanza di 60 giri con le volate a punteggio che si terranno in questo caso ogni 5 giri. E ritorniamo in diretta qui dalla nostra postazione dopo la premiazione della coppia vincente dell'americana con Walsh Frisley, coppia team Rossetti, che ha regalato ancora una prova veramente di grande spettacolo che stiamo vivendo qui a Fiorenzuola, veramente da 5 serate stupende. E siamo quasi pronti anche per quest'ultima finale di questa sera, l'americana femminile, 60 giri, 12 sprint. E qui cambia perché sprint ogni 5 giri, quindi una gara sicuramente molto combattuta. E vediamo un attimino se abbiamo l'elenco delle protagoniste che sono scese in pista. Verifichiamo, Marco, se abbiamo l'elenco delle protagoniste, così per No, lo vado a recuperare subito, Danilo. Così aggiorniamo anche il nostro pubblico qui in diretta per questa finale, dicevamo Madison, l'americana femminile, 60 giri, 12 sprint, dopo che abbiamo visto una Madison maschile veramente spettacolare con grandi coppie in pista che hanno veramente regalato un grande spettacolo, media altissima. E qui vediamo anche a bordo pista Franco Baguti, che abbiamo intervistato prima dell'inizio delle gare, un Franco Baguti perché è una manifestazione stupenda. Sentiamo la sua e merita di avere molto di più. È bella, con tanti campioni e tanta gente che viene a vedere questo grande spettacolo. Grazie al maestro Franco Baguti, grazie, che poi è impegnatissimo lui con tutte le serate che lo vedono protagonista, ma trova sempre un buco per venire alla 6 giorni, ci fa tanto piacere. E allora Stefano,
corridori ormai piazzati, un po' da una parte, atlete da una parte, atlete dall'altra. E ormai pochi attimi alla partenza di questa prova della Madison femminile, intanto che siamo in attesa di avere l'elenco delle coppie in pista. Vediamo le immagini proprio dalla pista, grazie a Luigi che è sempre veramente presente. Qua guardate che casco personalizzato per la coppia numero 7. Grazie a Marco, siamo pronti a presentare le coppie in pista. Anche qui ci sarà una bella battaglia, Marco. Ma decisamente, Danilo, sicuramente siamo anche con la classifica, no? Possiamo anche dire la classifica che aggiornata poco prima della Madison. Quindi è dato il via ufficiale a questa prova della Madison femminile. Ricordiamolo, 60 giri, 12 sprint. Le coppie favorite, hai messo qualche stelletta, Marco? Attendiamo, tanto è partita la prova. Subito un ritmo molto alto già dai primi giri. Vediamo adesso le coppie, un attimino la coppia quella numero 19 del team LM che sta facendo l'andatura, poi nelle prime posizioni vediamo subito comunque le protagoniste, le avversarie anche più pericolose di questa serata. E c'è un primo probabile attacco, invece sembra voler alzare il ritmo la coppia numero 17, quella di Grassi Karasiewicz del team Falco. Allora Danilo, scusami la mia assenza, ma sono andato solamente a sincerarmi di una componente molto importante per quanto riguarda la classifica, perché chiaramente al momento non so se hai fatto un recap generale per quanto riguarda la classifica delle donne che vediamo in questo esatto momento in gara. Abbiamo la classifica speciale, quindi abbiamo Lorkowska Tracka team Rosti con 40 punti, Rabazinska Cesna del team LM con 34 punti, per il team Acef Bartobanenkova con 31, Bussandri Carter Will con punti 24. E intanto prossimo passaggio, primo sprint, ecco, sprint, punteggio dello sprint andrà automaticamente nella classifica generale come nell'Omnium fondamentalmente. Quindi farà somma. Questo è importante proprio per l'economia della gara, per quello fanno sprint ogni 5 giri, bella dinamica, una bella gara, e andiamo a segnare subito il passaggio. Attenzione, primo sprint 9, 2, 3, 1. Mi sembrava la numero 8, la maglia rosa, o sbaglio? No, la numero 8. 8, io ho detto 9, ho sbagliato. E solitamente sono io che non vedo i numeri, Marco. Guarda, inizia la stanchezza, Danilo. E quindi iniziano l'assegnazione dei punteggi con questi sprint. Ricordiamo, uno sprint ogni 5 giri. Sprint ogni 5 giri, e come succede nella corsa a punti dell'Omnium, i punti che vengono assegnati per ogni singolo sprint vanno a sommarsi nella classifica provvisoria che abbiamo appena nominato. Perfetto. Quindi poi in questo caso vittoria della coppia numero 8, quindi Carter e Will, sono partite a questa Madison con 24 punti, al momento ne hanno 29. E chiediamo poi anche alla regia, che appena hanno la grafica della classifica anche del primo sprint,
così almeno teniamo aggiornati anche il nostro pubblico, i nostri appassionati che ci stanno seguendo in questa 6 giorni delle rose, edizione 2024, 27esima, ricordiamolo sempre perché sono 27 edizioni, è una gara storica importante per il calendario nazionale, il calendario internazionale, sono tutte gare, gran premi internazionali qui a Fiorenzuola, e qui vediamo la classifica proprio con la coppia al comando in questo momento della classifica generale con 42 punti il team Rosti, 34 punti il team LM, poi il team ACEF con 32, team Busandri con 29, team Rossetti con 24 e team Pavinor con 16 punti, quindi aggiornamento proprio in tempo reale grazie alla regia. Altro suono di campana per il prossimo sprint lanciato. Mamma mia, ho visto un numero. Lanciato oramai lo sprint con coppia numero 19 al comando, ma attenzione perché rinviene la Bartova-Nenkova. Coppia numero 1, coppia ACEF, che si presentano in prima posizione sul rettilineo. Quindi coppia 1, 19, 3 e 2. 1, 19, 3 e 2. Quindi anche per la coppia Fiorin-Corotieva, che prendono un punto. Adesso ci sarà l'aggiornamento, sono le coppie in questo momento più forti nella classifica generale e cercano di guadagnare, mantenere e soprattutto di non perdere nei confronti delle proprie rivali. Guarda che è una bella sfida perché oggettivamente c'è un bel divario, però le volate sono tante, 12 come abbiamo detto, quindi punteggio convenzionale 5-3-2-1 tranne l'ultimo sprint 10-6-4-2, quindi ci sono tanti punti in palio e si può essere del capovolgimenti. Ovviamente anche qui c'è la possibilità di andare in caccia e quindi a compiere il giro per una o più coppie, e anche qui in questo caso sono sempre i 20 punti che vanno direttamente in classifica, anche se essendoci delle volate così ravvicinate ogni 5 giri, non ti dico che è impossibile, perché nulla è impossibile, diventa più difficile. Certo, andando a guardare le coppie in gara in questa prova del Madison femminile, le italiane c'è con la coppia numero 17 Grassi, poi abbiamo la coppia numero 12 Selva, poi la coppia numero 2 Fiorin. Vediamo se ci sono altre italiane, sono 3 le italiane in gara in questa prova, se non mi sbaglio. Adesso andiamo a verificare dalla mia regia qua al mio fianco Marco Cannone che sta verificando. Marco, certo. Sono 3? 3 sono Sara Fiorin, come detto te, Vittoria Grassi e Francesca Selva. Attenzione, prossimo passaggio sprint. Altro sprint. Lo prende di testa la coppia numero 1 per la ACEF, Bartova-Nenkova, seguita dalla coppia Rosti, Lordowska-Tracka. Attenzione perché c'è coppia 19, anche la 8. La 8 Carter Will, team Busandri. Si presentano sul rettilineo d'arrivo 8, 19, 3, 18. E qui adesso attendiamo l'aggiornamento anche alla classifica, perché sono tutte coppie nelle prime posizioni, quindi ci si gioca veramente anche per quanto riguarda la classifica e il podio, posizioni importanti. Intanto continua anche un attimino l'andatura alta del quintetto al comando, stanno cercando di chiudere adesso le altre coppie. (8, 19, 3, 18). E qui l'aggiornamento, il team Rosti con 44 punti, team LM con 37 punti, team Busandri 34, team ACE 32, team Rossetti 24, Pavinord 16. Quindi ci sono, Marco,
4-5 team comunque che sono molto vicini. Ma sì, te l'ho detto, questa formula è una formula bellissima secondo me, con sprint ogni 5 giri, proprio perché tutto può ancora succedere. Fase di controllo, ritmo alto, però il gruppo si è unito, diciamo quasi. Le migliori hanno un ritmo, comunque un passo veramente molto alto, e qui vediamo proprio che stanno accelerando a 2 giri dal prossimo sprint. Tanto la coppia numero 6 perde un giro. Qua abbiamo la classifica. Alla fine Danilo, se guardi quando mancano 2 giri dallo sprint, si delinea sempre un po' quella che sono le top, no? Nella classifica. Non a caso sono sempre le stesse. Parte molto lunga Tracca, seguita da Carter. Ci sono 4 coppie che sono veramente anche abbastanza vicine nei punteggi, quindi è importante la conquista di questi sprint. Attenzione, arriva molto forte la coppia numero 5 all'esterno, sprint, attenzione, 5, 8, 19, 3, questo è il passaggio. La coppia 5 che vedi è tra virgolette fuori classifica perché è terzultima, con 0 punti è andata a giudicarsi questi 5 punti. Poi abbiamo visto la numero 3, giusto? In seconda posizione. La numero 8, 8, 19, 3. 8, 19, 3. Attenzione, quindi perché la 8 sta risalendo e non poco. Adesso vedremo con l'aggiornamento, proprio con la grafica, anche così da avere la conferma anche dei punteggi. Dovrebbe portarsi a 39 punti, se non erro. Ormai vediamo che si è formato un gruppetto al comando, è esploso alle loro spalle il gruppo. Sentiamo anche da Stefano Bertolotti che sta commentando questa 6 giorni delle rose qui per il pubblico in tribuna. Attenzione perché parte la Lee Wing, coppia Pavi Nord, dorsale 9. Molto controllo in questo momento, mancano 37 giri alla conclusione, quindi ci avviciniamo pian pianino a metà gara. Quello che posso dirti è che la coppia numero 3, Lorkovska-Tracka, rischiano di perdere questa 6 giorni proprio perché stanno, come è successo ieri a metà gara, ti ricordi, stanno spendendo tantissimo, prendono le volate dalla testa e alla fine vengono sempre passate sulla linea dell'arrivo. E qua proprio suona la campana per il prossimo sprint con la coppia numero 19 in prima posizione, coppia numero 3, ma attenzione la coppia numero 1 che esce all'esterno e anche la 8. Attenzione che arriva anche, c'è la 3 in terza posizione, il passaggio, vediamo, 1, 8, 17 e 3. 1, 8, 17, 3, quindi Bartova, Nenkova che guadagnano dei punti importanti anche loro, classifica che però dobbiamo guardare nella grafica, quella allo schermo, perché da quella della partenza è sicuramente cambiata molto nei punteggi, Marco. Sì. Beh, c'è un bel rimescolamento. E siamo a 4 giri dalla metà gara. Per esempio la coppia 19, Rabazinska-Szczesna, questo sprint non hanno preso punti. Attendiamo l'aggiornamento, attenzione, un attacco proprio ancora quello della numero 3, però escono subito la coppia, credo, della Lee, credo.
che rilancia la coppia Pavi-Nord, cercano un allungo rintuzzato subito da e qui Lorkowska-Tracka. Marco, se vogliamo dare l'aggiornamento. Sì, Lorkowska-Tracka per Team Rosti 48 punti, Rabazinska-Szczesna Team LM 42, Bartova-Nenkova Team Acef 42 punti, Carter e Will Bussandri 40 punti. In quinta posizione Fiorin Korotieva Team Rossetti con 25 punti. E vedi come è molto serrata, tutto può succedere ancora. E tra l'altro sta rientrando in sesta posizione la Lee. Sì. Kelly Kelly in sesta posizione. Perdonateci da casa queste nostre tratte per spezzettare un attimino, tanto suona la campana del prossimo sprint che sarà a metà gara precisa, quindi 30 giri. Come vedi, guarda, la coppia Rosti è indietro in questo momento. Attenzione perché c'è la 1 che prende il cambio. L'attacco della numero 17, quello della Grassi e la Karasiewicz. E qui arriva però Sara Fiorin per il team Rossetti, quindi 2, 1, 17 e 8. Questo è il passaggio. Importante sprint per la coppia, proprio quella numero 2, quindi punti importanti per quanto riguarda la classifica. E attenzione soprattutto dopo gli sprint perché però c'è il rischio di attacchi. Visto la 3 non ha preso punti, la 1 ha preso 3 punti, in precedenza aveva 42 punti se non ricordo male. Attenzione che si avvicina, Barkova-Menkova. In questo fino alla fine questa Madison femminile potrebbe regalarci qualche sorpresa. Poi Facciamo molta attenzione. Marco, poi non ti ho chiesto qui le stelline. No, ma perché comunque sai, nell'ultima gara vedi come si può rimescolare il tutto, proprio perché diventa una gara molto controllata. E qui c'è il cambio, in questo momento vediamo i cambi, 9 coppie, verifichiamo e qui l'aggiornamento. Infatti come ti dicevo Danilo, Lorkowska-Tracka Team Rosti 48 non sono andati a segno, e Bartova-Nenkova Acef 45, solo 3 le lunghezze, Rabazinska-Szczesna Team LM 42, Carter e Will di Bussandri 41, Fiorin Korotieva Team Rossetti 30 punti. Ci sono 4 coppie in 7 punti, quindi saranno molto importanti i prossimi sprint e entriamo anche in una fase veramente importante della gara, perché la gara si fa veramente dura, impegnativa, e qui sarà importante e vedremo chi farà la differenza. Adesso c'è il suono della campana, ricordiamo la testa della corsa è sulle atlete dietro che vediamo proprio qui, dorsale 3 rosso. Attenzione perché la coppia australiana sono lì in terza ruota, attenzione che arriva la 1 dall'alto, Bartova-Nenkova, attenzione che si sganciano all'esterno e si lanciano verso questo sprint che potrebbe portarle al comando della classifica provvisoria. Bartova-Nenkova, quindi passaggio 1, 5, 3 e 19. Sprint, e dovrebbe esserci il passaggio. Sprint veramente conquistato. Anzi, con grande. Dovrebbero essere pari punti adesso. E attendiamo l'aggiornamento anche per la classifica generale. Sì, perché qui ci si gioca tutto, Danilo. Dovrebbero essere a pari punti adesso. Momento anche importante, c'è qualche tentativo di allungo, molto controllo, Marco, anche in questa fase tra le coppie, proprio quelle più pericolose. E infatti Danilo, i miei calcoli dicono
Lorkovska Tracka, Team Rosti 50 punti, Bartovanenkova, Team Acef 50 punti pari, Team LM Rabazinska Cesna 43 punti, Carter e Will per Bussandri 41, Fiorin Korotieva Team Rossetti 30 punti. È una lotta infinita e mancano ancora 5 sprint. 5 sprint che saranno importantissimi, 22 giri alla conclusione. È lunga ancora, è tanto lunga. E poi c'è l'ultimo sprint che è quello col doppio punteggio che potrà... 5 sprint, ti dico, ci sono ancora 30 punti a disposizione, un'infinità. Non sarà facile rientrare, diciamo, in gara per quanto riguarda il podio, magari per la nostra Fiorin, perché ha un distacco di 11 punti dalla quarta e di 20 punti dalle prime 2 squadre, però sarà importante. Intanto è lì in terza ruota, cambio Carter e Will, posizione ottima per questo sprint, qui si sganciano, c'è un allungo, attenzione perché arriva da destra la Lee Wing, attenzione, cambio in questo momento per Francesca Selva, Lee Wing, attenzione che rinviene, arriva sul rettilineo d'arrivo e si va a posizionare in prima posizione, 9, 8, 2 e 12, questo è il passaggio. 9, 8, 2, 12, quindi la coppia numero 8 guadagna di quelle, diciamo, nelle prime posizioni, e anche la coppia, quella Fiorin Korotieva, che guadagna dei punti. Attenzione perché qui sullo slancio dello sprint continua la coppia numero 9, Le Leung della Pavi Nord. Intanto non sono andate a punti le prime 2 coppie. E qua vediamo l'aggiornamento. Infatti guadagnano la coppia Bussandri 44 punti, la coppia LM 43 punti e la coppia Rossetti 32 punti. Fino alla fine Danilo, fino alla fine c'è da restare molto concentrati. Attenzione perché adesso partono le leader con Lorkovska Tracka sul rettilineo opposto, le vediamo essere in prima posizione, non hanno affrontato 2 sprint, anzi quasi 3 sprint non hanno affrontato perché in uno hanno fatto solamente terze, forse stavano tenendo la gamba per il finale di gara. Attenzione ancora la Lee che rilancia la Lee per il team Pavi Nord. Avevamo visto nelle prime giornate questa atleta andare veramente molto forte nelle gare singole, si era un po' spenta nelle gare di coppia, ma questa sera sembra aver riservato della gran energia da tirare fuori tutta in una volta. E questo è un attacco importante, intanto suona la campana, vediamola lì alle sue spalle la coppia numero 3 e la reazione del gruppo. Questo è un attacco molto importante, soprattutto in ottica testa di corsa, e infatti prende il cambio la Tracka e si lancia verso la conquista di questo sprint intermedio che potrebbe fare la differenza verso la fine. E quindi passaggio, vediamo 3, 5, 9 e 8. Quindi altro 3 conquista 5 punti. Allungano perché la coppia numero 1 non ha partecipato allo sprint. Momento e fase importante di gara, continua però l'attacco, attenzione della numero 3 che allunga, alle sue spalle sta cercando di chiudere controllo anche delle avversarie. Avevamo visto in precedenza, Danilo, eccola qui l'aggiornamento della classifica, quindi Team Rosti con Lorkovska Tracka 55 punti, Team Acef Bartovanenkova 50, Team Bussandri Carter e Will 45, attenzione
Team LM Rabasinska-Szczesna con 43, 2 punti per Rossetti, Korotieva, Fiorin che giungono i 32 e restano sempre in quinta posizione. A 12 giri dalla conclusione di questa Madison femminile, fase molto importante. Vediamo un attimino la situazione in questo momento. 2 giri allo sprint, coppia numero 1 che si porta al comando, vuole tenere alta l'andatura, vogliono provare a fare questo sprint perché sono 5 le lunghezze che dividono la coppia 1 dalla coppia 3. C'è ancora tutto in gioco, Marco. Sì, Danilo, ci sono ancora 3 sprint e sono 20 punti in palio se si dovessero vincere tutti, chiaramente intendo dire, quindi c'è tempo e modo e spazio ancora per rivoluzionare le cose. E attenzione, vediamo la coppia numero 3 all'esterno. È un testa a testa. Poi abbiamo anche la coppia numero 2. E lo salta il cambio la coppia numero 2 Korotieva con Fiorin al comando, entra nella curva che porta verso il rettilineo d'arrivo, attenzione perché arriva Nenkova da dietro come un fulmine, quindi passaggio 1, 2, 3 e 8. Che serrata, una lotta serrata, una lotta serratissima. Marco, credo che si giocheranno veramente molto nell'ultimo guarda, sprint. adesso ci sono 2 punti che dividono la coppia 1 dalla coppia 3. Fase importante della gara di questa Madison, ormai mancano 9 giri alla conclusione. Coppia 3 che si porta a 57 punti, coppia 1 che si porta a 55. Vediamo la coppia numero 2 in questo momento che tenta un attacco, la coppia quella di Fiorin, Korotieva. Ecco la classifica giornata, Danilo, come ti dicevo, 2 punti a dividere le 2 coppie leader, Team Rosti con 57 punti, Team Acef con 55, Bussandri con 46, LM 43, Rossetti 35. E c'è la coppia numero 2 e la numero 5 all'attacco in questo momento. Potrebbe essere, Marco, importante per la coppia numero 2, per Fiorin e Korotieva, per rientrare comunque magari in quarta posizione. Ormai ci sono 2 sprint, però vediamo se c'è la reazione o se c'è il controllo da parte del gruppo. Ancora un vantaggio lieve, stanno controllando. Ma sai, adesso chiaramente in gruppo ovviamente la coppia numero 2 Fiorin Korotieva proprio in termini matematici non possono più vincere questa classifica. Attenzione perché c'è la reazione dal gruppo. Attenzione perché Carter e Will stanno chiudendo loro in prima persona, suono di campana. E intanto rilancia la numero 5, la numero 2 in seconda posizione. Attenzione perché la 3 sta perdendo le ruote, c'è la 1 in avan scoperta che si sta lanciando in questo momento in quinta posizione. Penultimo sprint di questa Madison, sono all'ultima curva, Marco. Attenzione, questa è una lotta serratissima, va a giudicarsi lo sprint dorsale 8, poi 5, poi 2, 17. E abbiamo visto l'italiana saltare il cambio, la Fiorina e la Korotieva. C'è stato probabilmente un errore, non si sono capite, credo, perché... Sì, no, durante lo sprint sono rimaste un po' così coinvolte, però adesso la Korotieva è andata alla ricerca di Sara Fiorin, si sono date il 5, quindi cambio regolare. Ecco, diciamo che è vietato assolutamente il cambio a voce, ma serve un cambio, bisogna toccarsi. Certo. Eccola qui,
Prima dell'ultimo sprint, che sarà a punteggio doppio, la situazione: Team Rosti, Lorkowska Tracka 57, Team Acef, Bartova Nenkova 55, Team Bussandri, Carter e Will 51. Sono queste le tre coppie che possono andare ad aggiudicarsi questa vittoria. Ricordiamo l'ultimo sprint, punteggio doppio, 10, 6, 4 e 2 saranno i punti che assegneranno direttamente in classifica. Vediamo, questa è una giri fase, alla conclusione, Marco. 3 giri alla conclusione, ci si gioca tutto. Attenzione Li Leung, che non ha nessuna velleità. Lasciatela andare se volete pensare alla classifica. Attenzione invece alle spalle, che stanno reagendo probabilmente proprio. Attenzione, perché con questo attacco della Li Leung, che sta mettendo in difficoltà la coppia Rosti numero 3, si sono messe loro in prima posizione a cercare di chiudere. Potrebbe essere determinante, perché vedo in rampa di lancio la dorsale numero 1, maglia Acef, che in questo momento, attenzione, perché ci sarà il suono della campana. Ultimo giro di questa Madison, importante per lo sprint finale, per la classifica. E intanto la coppia 3, guarda Danilo cosa stanno perdendo, perdendo un'occasione davvero unica. Lanciato lo sprint con le coppie 19, 8, 1 a inseguire. Cesna, Rabazinska che stanno lanciando questo sprint finale. Attenzione, e si va a giudicare lo sprint, coppia 19, a seguire 8, 1 e 18, fuori dalle 4 la 3 nell'ultimo sprint. Adesso attendiamo proprio dalla regia l'aggiornamento per questa classifica. Chi ha vinto, Marco? Ha vinto Bartova Nenkova. Quindi la coppia numero 1. Coppia numero 1. Adesso attendiamo l'ufficialità di questa Madison. Hanno preso 4 punti hanno preso, mentre l'Orkowska Tracka. Sentiamo. Bartova Nenkova si aggiudicano per un punto questa speciale 6 giorni delle rose al femminile. Per un punto, con 61 punti su 50, no scusami, con 59 punti dovrebbero andare. Attendiamo anche, vediamo se la regia ci manda la grafica della classifica finale. E qui la classifica, vediamo proprio quella aggiornata con la vittoria della coppia numero 1, la Carter Will in seconda posizione con 57 punti, pari punti con la coppia numero 3, quarta posizione per la coppia numero 19, quinta posizione per la coppia numero 2 con Fiorin Korontieva. Hai visto, hanno dominato tutte le serate la coppia numero 3 di Rosti. L'ultimo sprint si sono messe in testa ad andare alla ricerca di Li Leung, che non aveva senso, e hanno perso la gara. Un podio veramente racchiuso in 2 punti, Marco, e seconda posizione del podio però per la Carter e la Will, perché hanno fatto il miglior piazzamento giusto sull'ultimo sprint. Hanno fatto seconde nell'ultimo sprint, quindi hanno preso 6 punti, e ovviamente il miglior piazzamento nell'ultimo sprint a pari punteggio va a fare la differenza, insomma. E intanto qui ci vedete nella nostra postazione, salutiamo tutti, siamo pronti per quest'ultima premiazione finale. Qua tutti i nostri fogli, questi sono i nostri tablet, guardate le classifiche con i punteggi, insomma si fa quello che si può, Danilo, qui andiamo un po' a memoria, un po' a tastoni. Però speriamo di soddisfare comunque il pubblico, i tifosi che ci stanno seguendo con questa diretta, e anche in questa quinta serata della 6 giorni delle rose qui da Fiorenzuola d'Arda, quindi una manifestazione veramente
molto bella, delle prove spettacolari, Marco. Prove bellissime, appassionantissime, perché abbiamo visto anche l'ultima Madison femminile, davvero molto bella, molto accattivante e risoluta soltanto all'ultimo sprint, quindi questo ti fa capire l'importanza, ma soprattutto ti fa capire il livello quanto è alto. Livello alto, spettacolo veramente di tutte le prove, di tutti i corridori che scendono in pista, regalano veramente qualcosa di bello da vedere col grande pubblico qui presente, e ci stiamo preparando poi per l'ultima serata, quella conclusiva, quella finale, la sesta serata che sarà domani sera. Mi raccomando anche al grande pubblico, a chi può venire qui a vivere queste emozioni dal vivo, che ne vale veramente la pena, e anche questa serata è andata in porto senza nessun problema con il meteo, fortunatamente direi, che era molto a rischio, era molto tra ieri e oggi veramente abbiamo rischiato, ma il tempo ci ha diciamo beneficiato di vedere questo spettacolo dei corridori, dei ragazzi che hanno veramente tanta voglia di scendere in pista. Quindi noi siamo in chiusura. Ma io premiazione. lascerei fare le premiazioni a chi di premiazioni ne fa tante durante l'anno, al nostro mitico Stefano Bertolotti. Io continuerei con la loro voce, con la sua voce in sottofondo, andando a coprire la nostra, andando in chiusura. Io ragazzi vi saluto, ci vediamo domani sera per l'ultima serata, mi raccomando accorrete tutti perché domani è spettacolo garantito. Bene, vi aspettiamo allora domani sera, 6 giorni delle rose, 27esima edizione da Fiorenzuola d'Arda. Grazie a Marco Cannone. E Kira Will della Bussandri, terza posizione per Patrizia Lorkowska e Maja Tracka della Rosti. E dunque ancora qualche istante per andare a celebrare le vincitrici della prova femminile. Complimenti tra le atlete, ormai dovremmo essere pronti per andare così a celebrare questo podio, il podio finale che entrerà nella storia, entrerà nell'album dei ricordi di questa grande manifestazione che è giunta alla sua 27esima edizione, il Gran Premio Internazionale di Fiorenzuola, i 6 giorni delle rose che vedono calare il sipario con le gare femminili. Domani il gran finale della gara maschile, come abbiamo detto partenza inizio del programma alle ore 18 con le prime prove dell'Omnium femminile, ma siamo pronti quindi ora con la premiazione. E siamo pronti per la premiazione della classifica finale della prova femminile al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Gli applausi quindi per le atlete che raggiungono il podio, ed è un podio d'eccezione, quello dell'edizione 2024. E la coppia si è classificata in terza posizione, viene premiata da Cristian Dagnoni, vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana. Terzo posto per la coppia della Rosti con Patrizia Lorkowska e Maja Tracka, Polonia. Complimenti quindi alle atlete che si sono classificati in terza posizione, che hanno guidato a lungo la classifica generale. Facciamo ancora un grande applauso, c'è la consegna ovviamente anche delle mascotte da parte di Cristian Dagnoni, che è vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana. Le seconde classificate saranno premiate da Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana. Al secondo posto dall'Australia Sally Carter, Keira Will, Bussandri. E complimenti quindi anche
alle atlete australiane che a più riprese hanno tentato nel corso di questa serata di andare ad imporsi, di balzare al comando della classifica generale, ma sono state protagoniste indiscusse, salgono sul secondo gradino del podio, lo ricordiamo, Sally Carter e Keira Will, Australia, Bussandri. Le vincitrici saranno premiate da Daniele Isetti, membro del direttivo dell'Unione Ciclistica Internazionale. Vincono la prova femminile le due atlete della Repubblica Ceca in maglia della ACEF, Gabriela Bartova e Barbara Nemkova. E gli applausi vanno a vestire la maglia Sider Pighi, che contraddistingue il primato in classifica generale, ma in questo caso significa vittoria nella classifica finale. Le due atlete della Repubblica Ceca, dalla Cechia, Gabriela Bartova e Barbara Nemkova, ACEF. E c'è la consegna dello spumante Il Rintocco da parte di Giancarlo Terzoni. Questo, signore e signori, è il podio della prova femminile. Gabriela Bartova, Barbara Nemkova dell'ACEF sul gradino più alto del podio, Sally Carter, Keira Will, Bussandri in seconda posizione, terza è Patrizia Lorkowska e Maja Tracka dalla Polonia per la Rosti. E con questo è tutto per quanto riguarda questa serata. Ricordiamo nuovamente intanto l'appuntamento per domani a partire dalle ore 18 con l'Omnium della categoria femminile, le gare riservate ai giovanissimi e poi inizio del programma serale con le finali dell'Omnium, con il giro lanciato uomini e ovviamente con l'americana, la Madison di 80 giri, che farà calare il sipario sulla categoria maschile. Per quanto riguarda questa quinta serata dal Velodromo Pavesi è veramente tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.